Eccoci qua, finalmente siamo pronti per questa seconda convention ufficiale della Fondazione Italiana Endometriosi. Aspettiamo qualche minuto per avere conferma che tutti quanti insomma, ci sentite correttamente e ci vedete correttamente. E prima di iniziare vi ricordo un paio di cose. Alla fine di ogni intervento sarà possibile fare delle domande agli speaker che parteciperanno a questa convention, e si potranno fare qui su Vimeo se siete loggati con un account. Quindi se volete appunto creare un vostro account su Vimeo potete scrivere direttamente in chat qui sulla diretta le vostre domande. Altrimenti sarà possibile farle o su Instagram, quindi endometriosi_FIE sul nostro account ufficiale. All'interno delle stories apriremo delle domande, quindi potrete scrivere la vostra domanda per lo speaker, o altrimenti all'interno della community su Facebook. Quindi è importante per noi oggi avere l'interazione con tutte le persone che stanno partecipando, perché appunto questa convention ha l'obiettivo di divulgare, di parlare di endometriosi, mettendoci tutti quanti sullo stesso livello e facendo una giornata importante per questo argomento. Io spero, insomma, già mi dicono che ci sono più di 1000 persone collegate, quindi penso che possiamo iniziare per raccontare un pochino meglio questa giornata. E invito sul palco il professor Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, nonché organizzatore di questa convention. E penso che ci sia un applauso virtuale da parte insomma, di tutte quante le persone che ci stanno ascoltando. Eccoci, ci siamo. Io spero che si veda bene e che si senta tutto quanto correttamente, dalla regia me lo confermano. Quindi magari iniziamo, parliamo qualche minuto di questa convention, il perché la Fondazione Italiana Endometriosi ha scelto di organizzare questo appuntamento, l'importanza che ha questo appuntamento, e facciamo un po' e raccontiamo anche un pochino forse che cos'è la Fondazione Italiana Endometriosi, di che cosa si occupa, e lascio la parola a lei. Ok, grazie di partecipare. Come tutti sapete, questo è il mese dell'endometriosi e quindi, come sempre, facciamo delle iniziative come fondazione. Ormai la fondazione quest'anno conta 14 anni, diciamo, di vita, e quindi sono ben 14 anni che ci occupiamo di questo. Ci teniamo tantissimo a questi incontri, anche se purtroppo quest'anno sono incontri virtuali. Come vedete ho la mascherina e quindi diciamo, si perde un po' quell'afflato, quella condivisione anche fisica che abbiamo avuto negli altri incontri, però abbiamo voluto fare resilienza, ecco, abbiamo voluto resistere al Covid, e quindi anche l'anno scorso ci ha preso alla sprovvista, perché è partito tutto i primi di marzo, quando stavamo organizzando la convention. Quest'anno ci siamo preparati per tempo. Era già tutto pronto? Sì, era già tutto pronto, erano pronti i locali, tutto quanto e via dicendo, ma siamo stati traditi dal Covid. Quest'anno cerchiamo di fare resilienza e quindi di superare anche questa difficoltà del Covid. Direi che una cosa importante che ci teniamo a fare e a dire è quella che è vero che c'è questo mese, il mese dell'endometriosi, però non si deve parlare di endometriosi soltanto nel mese di marzo. Cerchiamo con queste attività di supporto, di conoscenza, di condivisione, di consapevolezza, cerchiamo di stimolare vari settori affinché si parli di questa malattia anche nei restanti 11 mesi dell'anno. Ecco, questa è una cosa importante. Infatti oggi abbiamo il conforto di aver invitato la dottoressa Mele, che è giornalista del Corriere della Sera, e anche... adesso infatti volevo fare una ecco, breve panoramica su come sarà strutturata questa convention. E quindi anche avere il supporto, ci farà anche da supporto e ci spiegherà delle cose più tecniche
anche la segretaria della commissione. Sì, l'onorevole Veronica Giannone, segretario della Commissione bicamerale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Esatto, a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. È vero che voi sicuramente non sarete nemmeno adolescenti, magari sarete sicuramente donne mature e via dicendo. Ci sarà anche qualche adolescente. Ci sarà anche qualche adolescente, senza dubbio, però è importante questo intervento che ascolteremo tutti quanti, perché la malattia, come abbiamo dimostrato proprio grazie agli studi della Fondazione, e di questo poi ne parlerà in maniera più estesa il professor Alfonso Baldi, che è il direttore scientifico della Fondazione, è una malattia che nasce proprio, appunto, diciamo, congenita, quindi ha un senso, tutto questo ha un senso. E adesso la Fondazione in questi anni, insomma, che io ho creato questa fondazione nell'aprile del 2007, sono il fondatore e ho anche ovviamente provveduto ad una elargizione a scopo benefico per far nascere questa fondazione. Perché? Perché dopo tanti anni che si lavora su una malattia e si cominciano a conoscere tutti i problemi derivanti da questa malattia, si cominciano a conoscere i disagi, si cominciano a conoscere le difficoltà, sia da parte di chi è ammalato, ma anche di noi tecnici, perché vorrei far conoscere a chi ci sta guardando e ascoltando che ormai io sono parecchio tempo che mi sono laureato e mi sono specializzato in ginecologia. Sul mio libro di ostetricia e ginecologia di specializzazione erano dedicate 3 righe a questa malattia, 3 righe, esattamente 3 righe. E quindi ovviamente voi capite bene che ci sono state delle difficoltà anche da parte dei tecnici di gestione di questa malattia, che ha avuto una vera e propria svolta appunto dopo la nascita della nostra fondazione, perché siamo stati in grado, seppur molto piccoli come struttura, di dimostrare una nuova patogenesi di questa malattia. Nelle malattie, quando si dimostra perché vengono le malattie, allora si comincia a aprire tutto uno scenario che ovviamente è nuovo, perché è diverso da quello precedente, che porterà, se la tesi e la dimostrazione sono corrette, porterà proprio a un'innovazione completa di tutta la malattia, quindi con una ricaduta, perché la patogenesi può sembrare una cosa molto distante dal paziente, ma in realtà non lo è, perché apre ai tecnici tutta una serie di immaginazioni, di ipotesi di studio, di studi, di ricerche, che fanno sì che si abbiano poi celermente dei vantaggi sulla ricerca e soprattutto sulla ricerca traslazionale, che è quella ricerca che ricade direttamente sul paziente, non è quella ricerca astrusa, ma è diciamo un po' solo teorica, ma ha anche un effetto pratico. E questo la Fondazione ha fatto nei vari anni, ha organizzato tantissimi convegni anche con presenze prestigiose anche da Harvard, Boston, Brigham Hospital, da varie università, ha avuto collaborazioni con vari centri, col CNR, con varie università, e questo ci ha portato poi a elaborare tutta una serie di cose che oggi, tramite i progetti, la faccio breve, insomma, che sono in atto, cioè il progetto genomico, il progetto nutrizionale, il progetto clinico, stanno cominciando a dare dei risultati. Quindi risultati, per esempio, i risultati sulla nutrizione, di cui parlerà la dottoressa Cassano, ed altri, per esempio i risultati sulla diagnostica, i brevetti che la Fondazione possiede grazie a questa ricerca che noi portiamo avanti con un certo vigore. Ecco. Quindi io infatti, a proposito di questo argomento qua, insomma, secondo me poteva essere anche interessante un attimo condividere con
diciamo, chi ci sta ascoltando un pochino quali sono gli obiettivi della Fondazione Italiana Endometriosi nel breve, nel medio e nel lungo periodo, per insomma condividere un pochino la mission della Fondazione. Diciamo che gli obiettivi sono la ricerca scientifica, per cui ho già illustrato questi 3 progetti, di cui il progetto più immediato, cioè a breve termine, è il progetto nutrizionale e il progetto clinico. Il progetto a medio-lungo termine è il progetto genomico, dove stiamo studiando una serie di particolarità di enzimi che sono ovviamente mediati dai geni, che sono nelle cellule di questa malattia, che fanno sì che questa malattia, diciamo, attualmente sia non responsiva alle cure attuali, e con questi studi si spera di trovare un target per poter fare una nuova terapia mirata su questo tipo di malattia. Questi sono. Poi ovviamente oltre alla ricerca, come ben vedete, anche la convention è parte, abbiamo questo desiderio, questa necessità anche, e anche questo auspicio di voler come dire, condividere, aiutare, supportare, rendere consapevoli i pazienti su questa malattia. E quindi creare un confronto. Creare un confronto tra le pazienti, anche questo è creare molto un importante. confronto. Abbiamo nel 2018 iniziato appunto ad aprire questa community, che ormai è diventata un punto di riferimento, infatti magari riferimento. Spendiamo 2 parole sulla community esatto. della Fondazione Un punto di riferimento, è anche numericamente la più grande community che oggi c'è su questa malattia. In Europa siamo assolutamente la più grande community, insomma ce n'è forse un'altra in America che è più o meno al nostro passo. Però gli Stati Uniti sono 360 milioni di abitanti, noi siamo 60, assolutamente. Quindi il nostro impatto come community è 6 volte superiore a quello degli Stati Uniti. Da poco, vorrei aggiungere una cosa, è nata anche la community in inglese, abbiamo messo un nuovo seme, insomma l'idea è quella di cercare di creare un confronto internazionale anche fra le pazienti, e quindi da pochissimo è nata anche la community inglese della Fondazione Italiana Assolutamente, Endometriosi. Perché queste nostre attività è bene che si diffonda il più possibile, e anche voi che state partecipando, già con la vostra presenza virtuale in questo caso di partecipazione, praticamente state aiutando a diffondere questo tipo di comunicazione, di supporto, perché poi le persone parlano tra di loro e quindi ovviamente tutto si espande, e cerchiamo di andare soprattutto nel verso giusto, quindi cercando di anche sfatare quei miti, o meglio, per meglio dire, quei falsi miti sulla malattia. Ecco, bisogna che si abbiano le idee chiare, che si facciano le cose giuste, che ci si confronti sia pazienti con i medici, ma anche medici con medici, su queste tematiche, perché voi sapete meglio di me, se siete affetti da questa malattia, che bisogna fare chiarezza. Quindi l'obiettivo è quello di fare chiarezza per tutti. Ecco. Mi sembra assolutamente un'introduzione importante. Io ricordo a tutti quanti, dopo ne parleremo ancora un pochino meglio, che per sostenere, chi vorrà sostenere la Fondazione Italiana Endometriosi o chi la sostiene, già la sta sostenendo nel corso degli anni, per noi uno dei momenti più importanti per portare avanti la ricerca, ma per portare avanti anche la divulgazione, appunto tutti quanti i progetti di comunicazione relativi alla malattia. Ci sta la possibilità di donare in fase di dichiarazione dei redditi il proprio 5 per 1000 alla Fondazione Italiana Endometriosi, sbarrando appunto il riquadro ricerca scientifica. Questo è molto importante, dopo ne parleremo in maniera un pochino più strutturata. Io direi che però possiamo iniziare alla parte ad introdurre gli speaker. Brevemente vi racconto come è strutturata la conferenza. Gli interventi dei singoli speaker dureranno circa 15 minuti e poi ci saranno 5 minuti di domande. Riprenderemo delle domande appunto fra Instagram, la chat di Vimeo e la community su Facebook, che porremo ai singoli speaker. Partiremo appunto con il professor Alfonso Baldi, seguiremo con la dottoressa Maria Cassano, sarà poi il turno dell'onorevole Veronica Giannone, ancora la dottoressa Elena Meli, per poi andare appunto a parlare di psicologia con la dottoressa Valentina Marcattili,
Poi daremo spazio alla community, quindi a degli interventi di delle ragazze con appunto endometriosi per parlarne un pochino meglio. Poi daremo spazio alla voce di un uomo, nonché fidanzato di una ragazza con endometriosi, ma soprattutto anche un cantante e compositore che ha deciso di fare un bel regalo alla ricerca. Teniamo la sorpresa. Teniamo la sorpresa, assolutamente, per poi passare ad una sessione di domande e risposte con voi da casa, da intorno alle 16:55. E la conferenza durerà fino alle 17:30 circa e noi vi auguriamo una piacevole visione. Io direi che siamo pronti a introdurre il primo ospite, al quale poi lascerò la mia sedia. Insomma, è un piacere avere oggi con noi il professor Alfonso Baldi, specializzato in anatomia patologica nel 1996, con un postdoc presso la Temple University e Thomas Jefferson University, attualmente professore associato in anatomia patologica presso l'Università della Campania, responsabile scientifico della Fondazione Italiana Endometriosi. Accogliamo con un applauso virtuale il professor Alfonso Baldi. Devo fare le domande. Professor Alfonso, parlo io, vedo comando. Sì. Il professor Alfonso Baldi è il direttore scientifico della Fondazione, colui che si è ovviamente dedicato insieme a noi appunto a tutta l'attività scientifica di ricerca, è un ricercatore, è un professore associato e quindi diciamo, ci ha messo veramente l'anima per aiutarci con le poche risorse che abbiamo avuto soprattutto negli anni passati a fare i nostri passi in avanti. Quindi ho il piacere, l'immenso piacere di presentarlo e vi parlerà, concentrerà il suo intervento sullo stato dell'arte della malattia a livello, diciamo, mondiale, cioè come siamo messi con questa malattia, e poi prenderà uno spazio per illustrarvi gli studi che la Fondazione ha fatto sulla patogenesi dell'endometriosi. Prego, professore. Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui questa sera. Devo dire la verità, una decina d'anni fa più o meno, quando incontrai per la prima volta con Piero per motivi poi professionali di ricerca, mai avrei immaginato di arrivare poi a questo punto. Ricordo il suo entusiasmo nel parlarmi di questa malattia, che anche per me, da bravo medico, era una malattia che copriva poche righe nei testi in cui avevo studiato. E insomma, diciamo, da lì siamo partiti insieme grazie alle sue intuizioni e alle conoscenze alle quali ho contribuito, e siamo arrivati a definire alcune caratteristiche, diciamo, veramente importanti della malattia. Ora, io ho preparato alcune diapositive. Scusate un attimo il microfono. Ok, scusate. Sono incidenti che succedono quando si fa il virtuale. Certo. Siamo in diretta, ragazzi, non stiamo in diretta. registrando nulla. Non stiamo registrando. Perfetto. Perfetto. Un attimino vediamo se riusciamo a... che si è totalmente abbassato per quello. Ma avevi detto che era dispettoso, Ah sì, lui sì. Allora? Ok. Funziona? Cadrà sempre. Ma l'immagine rimango io? Va bene. Ok. Funziona? Spero che abbiamo sistemato il tutto. Perfetto. Perfetto. Allora, io ho preparato alcune diapositive che parte prese dai miei interventi verso vari congressi. Ovviamente cercherò di essere il più piano, il più semplice possibile, perché il mio interesse è proprio cercare di far capire il più possibile quello che noi siamo riusciti a dimostrare riguardo appunto questa malattia. Cerchiamo di girare la diapositiva. Ok. Allora, penso che più o meno voi ci ascoltate sapete questo. Comunque l'endometriosi che cos'è? È una malattia
fondamentalmente ginecologica, quindi della donna, anche se in rarissimi casi lo è anche dell'uomo, che è caratterizzata dalla presenza di strutture dell'endometrio, quindi quelle che noi chiamiamo ghiandole endometriali, e lo stroma, che è il tessuto di sostegno di queste ghiandole anche nell'utero, che però si trovano al di fuori della cavità uterina. Dove si trovano queste strutture? Generalmente nell'addome inferiore, quindi nella pelvi, ma in realtà può essere riscontrata ovunque nel corpo. E questa è un'immagine che ho preso da un famoso testo di patologia, che però secondo me è molto esplicativa, perché ci fa capire come le localizzazioni della malattia possono essere multiple. Mi è stato chiesto di fare un po' il quadro generale della patologia ad oggi, e devo dire che aggiornando alcune diapositive che io avevo già da precedenti interventi e convegni, purtroppo la situazione non è molto migliorata rispetto a 10 anni fa, quando avevo preparato le prime diapositive. Questo certo non è una cosa positiva. Comunque possiamo vedere insieme. Si stima che più o meno l'endometriosi colpisca circa il 10% delle donne in età riproduttiva, c'è 176 milioni di donne in tutto il mondo, vabbè, un numero un po' approssimato, però non molto lontano dalla realtà. È presente inoltre la metà delle giovani donne che hanno dolore pelvico e ciclo dolorosi. Tra il 20 e il 40% delle donne con infertilità soffre di endometriosi, quindi l'endometriosi si può considerare forse la più grave causa di infertilità. Tra l'altro l'endometriosi è associata anche col più grosso numero di insuccessi di fecondazione artificiale, quindi capite quanto più grave sia il problema. Non ci sono caratteristiche patognomoniche o biomarcatori necessari e sufficienti per effettuare una diagnosi certa di endometriosi, ancora oggi, esattamente come 10 anni fa, quando ho cominciato a occuparmene. E quindi c'è un ritardo diagnostico importante, è stato stimato addirittura fino a 10 anni, perché i sintomi inizialmente possono essere vaghi, non molto precisi, tendono a essere sottostimati, soprattutto quando il referente è un uomo, un medico uomo, perché è una malattia di genere, quindi gli uomini, i maschi, non sanno di che cosa si parla. Ci sono anche problemi di natura culturale, purtroppo il dolore durante il ciclo è stato sempre considerato come qualcosa che doveva essere sopportato, no? Dalla donna. In realtà non è vero, il ciclo non deve essere doloroso, se il ciclo è doloroso c'è un problema, non è assolutamente normale. Okay? Per diagnosticare in maniera sicura la malattia ancora oggi è necessario effettuare un intervento invasivo, una laparoscopia, prelevare fisicamente un campione della lesione dell'endometriosi e sottoporla poi a un esame istologico. Questo è l'unico modo ancora oggi di poter fare con certezza una diagnosi di endometriosi, quindi una diagnosi istologica. Tra l'altro anche la diagnosi istologica qualche volta può essere complicata. Questo che vi faccio vedere qui sono dei casi proprio di nostri pazienti dove l'endometriosi qualche volta può essere microscopica, cioè può essere difficile anche vederla al microscopio, e quindi questo può essere anche la causa certe volte di una mancata diagnosi. Abbiamo cercato di sensibilizzare la comunità scientifica e chi si occupa di questa patologia, pubblicando anche dei lavori scientifici sull'argomento, però questo è un fatto da tenere presente. E ancora, continuando in questa panoramica, i farmaci attualmente utilizzati generalmente non sono adatti a trattamenti prolungati ed inoltre hanno effetti collaterali, no? Quali sono? Sono antinfiammatori, non steroidei per alleviare il dolore, quindi sono farmaci sintomatici. Non solo, ma la pillola contraccettiva orale, gli agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine, è vero che limitano la crescita e l'attività dell'endometriosi e quindi mitigano sicuramente i sintomi e soprattutto il dolore associato alla malattia, ma non hanno effetti sull'infertilità, anzi la contrastano. Non solo,
ma gli stessi estrogeni, come noi ben sappiamo, inducono la proliferazione dell'endometrio e quindi da un certo punto di vista riducono i sintomi, ma sicuramente non migliorano la malattia, anzi, se possibile, danno un aiuto alla sua crescita. È stato dimostrato da tantissimo tempo, questo in effetti, che la chirurgia, se ben effettuata, sicuramente migliora i sintomi del dolore associato all'endometriosi e può anche aiutare il problema della fertilità, soprattutto in una finestra temporale dei mesi, nell'anno successivo all'intervento. E quindi ancora oggi resta uno degli interventi di elezione, fermo restando che deve essere effettuato da personale altamente qualificato, altrimenti può risultare inutile. E quindi qualche altro numero, si stima circa 3 milioni di pazienti sono in Italia, spese sanitarie imputabili alla malattia molto alte, si stima negli Stati Uniti circa $1 miliardo all'anno, ma nonostante questo ancora oggi l'investimento in ricerca è molto basso, si stima negli Stati Uniti circa 90 centesimi per ogni paziente. E quindi che cosa succede? Succede che poi tu vai su PubMed è, è un motore di ricerca più utilizzato dai ricercatori per aggiornarsi sulle pubblicazioni scientifiche e quindi se tu inserisci su PubMed la parola cancro, ok? Questo è aggiornato a pochi giorni fa, escono 4.302.639 voci, cioè di articoli diversi che parlano di questa patologia. Se si seleziona la parola Alzheimer... volevo un attimo interromperti per commentare questo. Sì. Volevo solo dire che per altre malattie croniche, che per esempio prendiamo l'Alzheimer, ecco, l'Alzheimer è una malattia cronica. L'Alzheimer ha un tasso di conversione di spese in ricerca pro capite che è 200 volte superiore ai 90 centesimi citati in precedenza dal professor Baldi di fondi destinati pro capite per la ricerca. Quindi questo fa capire, la dice lunga su questa malattia. Fa parte purtroppo di quelle malattie per le quali ovviamente non si è riusciti a suscitare quel forte interesse politico, sociale nella comunità, per cui le autorità poi hanno dopo provveduto a fare dei finanziamenti adeguati, perché il problema è questo: non ci sono i finanziamenti adeguati. Noi come fondazione ci vogliamo battere proprio per questo, cioè che ci siano dei fondi adeguati. Scusa l'interruzione, no, ti ripasso la parola. Assolutamente fondamentale, ma era quello poi a cui io anche tendevo. E la parola endometriosi tira fuori, usiamo questo termine un po' così, da questo motore di ricerca meno di 30.000 articoli. E questo, vi ripeto, sono i dati aggiornati a pochi giorni fa. Quindi una grave carenza ancora oggi nella ricerca. E quali sono queste conseguenze nel ritardo della ricerca? Che la patogenesi non è ancora chiaramente definita nel 2020, che non esiste una terapia definitiva, che i farmaci effettivamente utilizzati non sono adatti a trattamenti prolungati e hanno importanti effetti collaterali. I meccanismi ancora, molto importante, patofisiologici dell'infertilità associata non sono chiari. Non si sa esattamente il motivo per cui anche la fecondazione assistita in questi pazienti fallisce in un numero molto alto di casi. Partendo da questi presupposti e unendo le nostre competenze, la Fondazione si è posta il presupposto in maniera molto umile all'inizio, con piccoli passi, di cercare di capire qualcosa sulla patogenesi, sulla diagnosi, sulla terapia, e effettivamente in questi ultimi anni abbiamo generato dati molto originali. È difficile parlare bene di se stessi, comunque lo possiamo dire, dei dati importanti pubblicati su riviste internazionali che hanno dato una nuova visione alla malattia. Sulla sua patogenesi abbiamo individuato possibili marcatori diagnostici e anche dato delle indicazioni sulla terapia. Quello che farò oggi in maniera molto semplice
vi farò vedere i dati più importanti e come siamo arrivati ai risultati più importanti sulla patogenesi. Ci sono ancora oggi, se aprite una revisione della letteratura aggiornata sull'endometriosi, dove si parla della patogenesi, si parla di theories. La teoria che è stata più in voga, diciamo, fino a pochi anni fa era quella della mestruazione retrograda, teoria elaborata negli anni 20, appunto, nel 1920 del secolo scorso, e che è rimasta la teoria più accreditata fino a pochissimi anni fa, dove si considerava che l'endometriosi fosse dovuta a fenomeni di mestruazione retrograda. La mestruazione retrograda è un fenomeno che avviene normalmente nelle donne, ma per molti motivi che non sto qui a spiegare. Sicuramente non può spiegare la maggior parte dei fenomeni di endometriosi che noi vediamo. Ci sta un'ipotesi di metaplasia celomatica, cioè la quale dice che ci sarebbe dei fenomeni metaplastici, cioè di modifica di un aspetto di una cellula in un altro tipo di cellula, che avverrebbe a livello della cavità celomatica. Secondo un'altra teoria ci sarebbe una via linfatica e vascolare, cioè che addirittura queste cellule endometriosi che avrebbero le stesse potenzialità delle cellule tumorali e quindi di viaggiare attraverso i vasi, come fanno le cellule tumorali, per andare a metastatizzare, tra virgolette, altre aree. C'è quella delle cellule staminali circolanti ancora, sarebbero delle cellule staminali che avrebbero ancora la capacità di attivare un programma genetico di differenziazione in cellule endometriali. E poi c'è anche un'altra teoria che è stata misconosciuta e abbandonata per tanto tempo, quella dei residui di cellule embrionali, cioè che l'endometriosi avrebbe origine da resti embrionali dei dotti di Müller e di Wolff, che sono le strutture primordiali che danno poi origine al sistema genitale femminile e maschile. È interessante vedere come i padri fondatori dell'anatomia patologica, quindi i miei antichi maestri, diciamo così, propugnavano questa teoria. E qua vi porto una tabellina molto semplice, vedete le date delle osservazioni, fine 800, inizio 900, in cui questi patologi pensavano appunto e ritenevano che l'endometriosi fosse derivata da questi piccoli resti embrionali dovuti a dei difetti nello sviluppo del sistema genitale. Per cercare di farvi capire un poco meglio, la formazione del sistema genitale maschile e femminile parte da dei due tubicini, dotti, che si chiamano Wolff nel maschio e Müller nella donna. A seconda se poi c'è una mascolinizzazione, una femminilizzazione dell'embrione, la coppia di dotti maschile o femminile viene distrutta, degrada, e resta quella maschile o femminile. E quindi la formazione poi dell'utero finale, e dovete immaginarlo come la chiusura di una zip, no? Questi due dotti si uniscono e si fondono e si chiude come una zip dal basso verso l'alto. Quindi un processo embrionale complicato, perché richiede una delicata regolazione spazio-temporale. Tanto è vero che le anomalie di sviluppo dell'utero sono molto comuni, sono molto comuni e molto ben conosciute nell'ambito della patologia. Circa il 5% dell'attuale popolazione femminile ha delle anomalie uterine macroscopiche, cioè ben visibili. Non solo, ma tra le donne sottoposte a trattamenti per la fertilità questa percentuale sale all'8%. E tra coloro che hanno subito aborti ricorrenti o sono stati diagnosticati con infertilità inspiegabile, addirittura sale al 24%. Ed è stato anche descritto, ci sono diversi modelli sperimentali che descrivono che questi difetti possono essere dovuti a problemi che avvengono durante la vita embrionale, cioè ci possono essere delle piccole alterazioni negli input morfogenetici, che sono fondamentalmente quelli dovuti all'ormone estrogeno, perché l'ormone femminilizzante è l'ormone estrogeno, che possono essere la causa di queste alterazioni. E allora cosa abbiamo pensato noi? Questo è il primissimo lavoro che poi ci ha dato il là poi a tutto il resto. Se la base endometriosi è un'alterazione durante l'organogenesi,
dovrebbe essere possibile vedere il tessuto endometriale ectopico già nel feto, no? Quando questo fenomeno avviene, al di fuori quindi della cavità uterina. E quindi grazie anche alla collaborazione con alcuni centri di anatomia patologica sparsi per l'Italia, dove l'attività autoptica a livello fetale era molto, molto attiva, siamo riusciti a raccogliere una grossa casistica di feti di sesso femminile. Abbiamo fatto un lavoro certosino di analisi dello scavo pelvico a livello macroscopico e poi istologico, ed effettivamente questo lavoro ci ha dato soddisfazione, perché in 9 casi noi siamo riusciti a individuare endometrio ectopico al di fuori dell'utero. Qui non so se ho una freccina con cui posso... No, Non c'è un puntatore per poter far capire? No. Va bene. Comunque, ve lo spiego, cerco di spiegarlo. Quello che vedete lì sono delle sezioni istologiche del cavo pelvico di un paio di feti. In particolare, vedete il caso, dice caso 4, al centro quella struttura circolare colorata in marrone è l'endometrio della cavità uterina fetale. Sulla destra, dove c'è quel pannello con la D, vedete, ad alto ingrandimento viene ripresa, sono delle strutture endometriali al di fuori dell'utero, tra l'utero e il retto, che è una delle localizzazioni comuni di endometriosi nell'individuo adulto. E quindi nel feto ritroviamo queste stesse strutture. Qui ho una rappresentazione schematica appunto dell'utero, che è quello in rosso, al davanti del retto indicato con RE, e tutti quei numeri indicano le zone dove noi abbiamo individuato questo tessuto endometriosico nei diversi feti. E che sono, ripeto, e poi Piero potrà sicuramente confermarlo, proprio zone che dove normalmente, quando si effettua la laparoscopia, si possono individuare delle strutture endometriosiche. Senza scendere nei dettagli, abbiamo effettuato degli studi anche di genomica di ultima generazione sul tessuto endometriosico delle pazienti, ed effettivamente abbiamo dimostrato che esistono dei pattoi molecolari che sono attivati o repressi nel tessuto endometriosico rispetto all'endometrio normale, che sono ricollegati sicuramente a dei fenomeni morfogenetici. Studi adesso sono in atto nei nostri laboratori per confermare l'ipotesi che questi meccanismi molecolari siano effettivamente coinvolti. Cosa altro abbiamo fatto, e con questo chiudiamo? Abbiamo detto che è possibile che sottili e quindi alterazioni morfogenetiche in una fase embrionale possano causare a livello dell'apparato genitale femminile delle sottili alterazioni che poi rappresenterebbero la base dell'endometriosi. Effettivamente si sa già che esistono delle situazioni in cui l'apparato genitale femminile, ma anche il maschile, subisce delle modifiche durante lo sviluppo se sottoposto all'insulto, tra virgolette, se viene esposto a delle quantità non fisiologiche di ormone estrogeno. Ed effettivamente c'è un numero crescente di studi a basse dosi, cioè bastano dosi molecolari di queste sostanze che possono provocare queste alterazioni. E effettivamente, senza andare troppo in dettaglio, in un modello sperimentale su animali in cui abbiamo indotto questa esposizione in maniera artificiale, abbiamo individuato delle strutture simili endometriosiche nel topo. Quindi siamo stati in grado di ricreare un fenotipo endometriosico nei topi. Ed effettivamente l'endometriosi non è una malattia esclusiva dell'uomo. Questo è un case report che abbiamo pubblicato qualche tempo fa riguardante una cavia. La si può trovare anche in altri mammiferi, basta cercarla effettivamente. E quindi la nostra conclusione: l'endometriosi è presente nella vita fetale, l'esposizione ad input ormonali non corretti può provocare un fenotipo endometriosico nel topo, e quindi noi pensiamo che l'endometriosi sia una malattia dello sviluppo,
Okay? E quindi non può essere considerata una malattia ricorrente e se la chirurgia è completa può essere considerata curativa. E con questo vi ringrazio. Grazie mille. Vorrei dire solo una cosa a conclusione, intanto vorrei ringraziare il professor Baldi della presentazione e vorrei dire che a proposito appunto di questi studi che hanno dimostrato questa patogenesi, vorrei appunto stressare il concetto che ormai sono passati circa 10 anni dalle prime pubblicazioni in questo senso e abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di essere invitati da colleghi americani su un recente testo molto esaustivo, un testo di circa 800 pagine che si chiama Endometriosis in Adolescents, cioè quindi l'endometriosi negli adolescenti. Ci hanno fatto l'onore di chiederci di pubblicare un capitolo su questo libro che proprio si chiama L'endometriosi nel feto umano. Quindi la comunità scientifica, anche internazionale, attualmente, dopo parecchi anni, devo dire, ma questo è normale in questo tipo di attività, ci ha dato un giusto riconoscimento di questi nostri lavori. Grazie mille. Io, se è possibile, abbiamo delle domande. Vi ricordo che le domande potete farle su Instagram all'interno delle stories andando avanti. Adesso ci sono già un po' di stories caricate, quindi cercate il box delle domande. Sono state fatte delle domande e quindi magari colgo l'occasione per fare un paio di domande veloci, perché insomma abbiamo delle tempistiche un pochino strette al professor Baldi. La prima è relativa ad uno dei progetti della Fondazione Italiana Endometriosi e ci chiedono: abbiamo letto in molte occasioni del progetto diagnostico attraverso l'analisi del sangue, quindi diciamo se era possibile parlare un pochino di questa novità, di questa importante scoperta e a che punto siamo e quanto ci vorrà. E anzi inserisco subito la seconda domanda, che sicuramente è la domanda da $1 milione, che è insomma quando una cura, a che punto siamo, se ci fosse la possibilità di avere dei fondi infiniti. Lascio la parola a voi. Per quanto riguarda il test diagnostico, noi abbiamo effettuato delle ricerche negli ultimi anni che ci hanno permesso di individuare alcuni potenziali marcatori diagnostici. Nell'ultimo periodo quello che abbiamo fatto è stato di definire le condizioni per poter effettuare questo tipo di analisi non solo sul sangue, ma ancora meglio sulla saliva, per definire quindi un kit ancora più facile da utilizzare. Ora siamo nella fase in cui dobbiamo confermare i dati su delle casistiche indipendenti abbastanza corpose per poter ottenere poi la certificazione. Quindi ci vorrà ancora un poco di tempo, io spero in 1 anno di riuscire ad arrivare ad avere la certificazione. Per quanto riguarda l'altra, volevi... Sì, volevo intervenire, no, volevo dire che volevo far capire anche a chi ci segue che certe volte è più facile fare delle scoperte, è più facile fare dei brevetti che non poi, che è invece molto più difficile poi portare questi brevetti, queste scoperte sul mercato, per varie ragioni. Primo, perché noi ovviamente non facciamo scienza, non facciamo commercio, distribuzione, roba di questo genere. Quindi si entra poi dentro certi meccanismi estremamente complessi dove ci sono dei top player che diciamo hanno prevalenza, ecco. Quindi diciamo che certe volte è più facile fare le cose che non venderle, tra virgolette, lo dico proprio spassionatamente, e ci stiamo impegnando in questo. Per quanto riguarda la domanda, la cura. Allora, la cura non c'è. Adesso noi puntiamo molto, Alfonso correggimi se sbaglio, su queste attività del progetto genomico, perché il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è quello di, come ho detto prima, di
individuare dei markers, degli enzimi, delle sostanze, delle proteine che fanno sì che queste cellule riescano a utilizzare ormoni anche in piccolissima quantità. Perché le pillole non funzionano? Perché queste cellule hanno un potere di utilizzo degli ormoni sessuali femminili estremamente diverso e anche più upgradato, cioè più completo, più esagerato rispetto alle altre cellule. Mentre se noi diamo dei farmaci a una donna che ha il ciclo, siamo in grado di abolire il ciclo mestruale, sull'endometriosi non funziona alla stessa maniera. Quindi bisogna trovare quali sono questi meccanismi che differenziano le due tipologie di cellule e in questa maniera si potranno trovare dei markers, delle terapie mirate per silenziare la malattia. Questo è il nostro obiettivo e il progetto genomico questo persegue. Benissimo, e allora grazie, noi insomma ringraziamo il professor Baldi per essere stato con noi, lo rincontreremo dopo nella parte di domande e risposte e passiamo al prossimo intervento. È un piacere insomma avere qui, già qualcuno forse l'avrà incontrata durante una nostra diretta all'interno della community, la dottoressa Maria Cassano, nutrizionista, biologa molecolare, patologa clinica e psicologa, autrice del libro La dieta giusta, scopri come dimagrire con il metodo più adatto a te, edito da Mondadori. Ha studiato presso l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università di Tor Vergata e la Cusano di Roma. Si occupa di problematiche, relative alle reazioni avverse agli alimenti, al sovrappeso, alla fertilità e alla nutrizione come strumento preventivo. Diciamo, fa parte del nostro team ormai da molto tempo, è un piacere parlare di alimentazione ed endometriosi con la dottoressa. Sì, vorrei presentarla, vorrei dire due parole. La dottoressa, diciamo, siamo riusciti, siamo almeno per ora riusciti a cooptarla in questo nostro progetto su questa malattia endometriosi. Lei è anche una donna, quindi chiaramente ha avuto subito una grande sensibilità in merito. E con lei la Fondazione ha prodotto già un testo scientifico divulgativo che sarà edito dalla casa editrice Giunti SPA e che starà presto in edicola per dare la possibilità a tutte le donne italiane ma anche straniere di approcciarsi a questa novità, cioè nel senso novità nel senso come libro, ma a questa esperienza che la Fondazione ormai persegue da oltre 10 anni, cioè quella di far sì che il cibo diventi una specie di cibo terapeutico, cioè il cibo favorisca la paziente affetta dall'endometriosi anziché, tra virgolette, danneggiarla. E sulla base di questi concetti, cioè di cibo antinfiammatorio e di cibo che riduce l'impatto degli ormoni, la dottoressa Cassano si è dedicata, devo dire, anima e corpo e insieme a me abbiamo steso questo libro che speriamo che possa dare una mano a questi pazienti. Quindi prego Maria. Grazie Prof. Sì, buonasera a tutti, è stato veramente un bellissimo lavoro quello appunto del libro e mi auguro che esca entro l'estate in cui verranno appunto presentati tutti quelli che sono i criteri che secondo noi sono funzionali e possano aiutare a perlomeno ridurre la sintomatologia in tutte le donne che soffrono di questa sindrome. Una sindrome perché? Perché appunto non è caratterizzata da un unico sintomo, ma molte volte sono più sintomi spesso correlati tra di loro. Quindi abbiamo, io ringrazio veramente tanto la Fondazione, in modo particolare anche soprattutto il professor Signorile che ha creduto in me, e grazie per la fiducia ed ecco, è un vero piacere essere qui oggi. Quindi io oggi sono qui per mostrarvi quelli che possono essere i criteri che secondo noi una dieta
per una dieta insomma utile a chi soffre di endometriosi deve sicuramente avere. Quindi tra questi sicuramente abbiamo, dunque non riesco ad andare avanti. Il bello della diretta, come si... Il primo? Indietro. Ci sta una freccetta indietro? Ok, fatto. Quindi quali sono i criteri che una dieta per le donne che soffrono di endometriosi deve avere? Allora, al primo posto abbiamo stilato 5 criteri. Al primo posto sicuramente la ricomposizione corporea. Cosa intendiamo per ricomposizione corporea? Il dimagrimento, quindi dobbiamo sicuramente dimagrire e ridurre la composizione della nostra massa grassa a favore della massa magra e vediamo l'importanza di questo aspetto. Chiaramente deve essere una dieta antinfiammatoria, quindi in quanto dobbiamo abbassare i livelli dell'infiammazione, ma anche antiestrogenica, quindi così allo stesso tempo anche disintossicante. Vedremo come una dieta antiestrogenica e una dieta disintossicante sono strettamente correlate tra di loro e chiaramente la personalizzazione della dieta. Ecco, diciamo che da 2 anni, 3 anni a questa parte nella mia pratica clinica mi è capitato di incontrare alcune donne e sempre di più che soffrono di endometriosi e quindi molte volte anche di fronte a questi ecco, dolori, a queste giornate così complesse da gestire, molte volte utilizziamo il cibo anche, come dire, per nascondere quasi il dolore, quindi per gratificarci. In realtà questo non fa altro che entrare in un circolo vizioso perché quasi sempre si scelgono degli alimenti che poi mi attivano i processi infiammatori e anzi non mi liberano dalle tossine, quindi innescando quello che può essere un circolo vizioso della dieta. Quindi ecco perché la personalizzazione della dieta e soprattutto sostenere attraverso magari un diet coaching, quindi lavorare su quelli che sono i comportamenti che poi portano a quello che è l'emotional eating, quindi l'alimentarsi attraverso le emozioni. Quindi la ricomposizione corporea perché è così importante? Allora, diciamo che fino a qualche tempo fa il grasso era visto un po' come un organo, come dire, deputato all'accumulo dell'energia in eccesso introdotta con gli alimenti sotto forma di trigliceridi, poi, e al tempo stesso anche per proteggere gli organi interni. In realtà poi col tempo si è visto che è un vero e proprio organo endocrino in grado di produrre delle sostanze bioattive, che appunto sono le adipochine e le adipocitochine, che hanno un'azione non solo pro-infiammatoria e quindi inducono infiammazione al nostro corpo, ma al tempo stesso interferiscono con quella che è la nostra funzione endocrina, quindi non ci aiutano ad avere un equilibrio ormonale, interagiscono con il nostro sistema immunitario e con quello cardiovascolare. Ecco perché la ricomposizione corporea e il dimagrimento è estremamente importante, cioè lo è per tutti, in modo particolare anche per chi soffre di endometriosi. Una dieta antinfiammatoria. Come posso strutturarmi una dieta antinfiammatoria? Allora, sicuramente dobbiamo valutare quelle che possono essere le reazioni avverse agli alimenti. Le più comuni sono il glutine, il lattosio e il nichel solfato. E quelle che possono essere delle reazioni soggettive, quindi che ognuno di noi può avere, perché chiaramente qui non si parla di allergia, ma di reazione avversa agli alimenti, quindi in questo caso aumenta il livello delle tossine circolanti che chiaramente non vengono a favore nella riduzione della sintomatologia. Aspetto molto importante è sicuramente il controllo glicemico, quindi ci dobbiamo alimentare associando gli alimenti tra di loro e scegliendo qualitativamente il cibo in modo tale che il nostro picco insulinemico non superi dei livelli tali da indurci poi all'infiammazione, lo vedremo più avanti. Dobbiamo aumentare il rapporto omega 3 omega 6. Oggi nella nostra alimentazione abbiamo tantissimi, c'è questo squilibrio, quindi tra gli omega 6 che come sappiamo sono i precursori delle prostaglandine proinfiammatorie che quindi devono essere inferiori agli omega 3 che sono i grassi buoni che sono invece precursori delle prostaglandine antinfiammatorie. Quindi sicuramente aumentare i grassi buoni con la frutta secca, l'avocado. Non è necessario centellinare l'olio extravergine di oliva che invece è particolarmente ricco di grassi buoni, o le olive, un buon cioccolato fondente. Quindi questo sicuramente aiuta a migliorare questo rapporto. Chiaramente l'igiene del sonno e la gestione dello stress che sono estremamente importanti al fine di mantenere come dire, sotto controllo la produzione del nostro cortisolo, quindi del nostro ormone dello stress. Qui ho riportato proprio per semplificare quello che può
può essere il controllo degli indici glicemici quello che è il piatto di Harvard, dove appunto noi qui vediamo un piatto, all'interno di questo piatto abbiamo i 4 macronutrienti, i 3 macronutrienti che sono appunto le proteine, che chiaramente devono essere delle proteine scelte con cura, ma banalmente anche per le uova, quindi devo andare a scegliere carne che sia stata, come dire, allevata in Italia, che non siano degli allevamenti intensivi, ma anche la scelta delle uova di galline allevate a terra e che magari non si cibano di, per esempio, soia e mais, che chiaramente non agirebbero a favore della sintomatologia dell'endometriosi, perché come sappiamo a quel punto aumenteremmo, come dire, gli estrogeni circolanti. Non so cosa sia successo. Il televisore si spegne automaticamente. Il bello della diretta, chiediamo un aiuto dalla regia. Forse però si vede tutto correttamente, quindi magari andiamo avanti. Sì, si vede. No, è uscito quel messaggio. Okay. Scusate. State qua però, se no... Ecco, perfetto. Eccoci. Adesso è uscito quell'altro. No, quell'altro dovrebbe andare ok. via a breve. Ok. Ok, quindi sicuramente la scelta delle proteine è importante, come dicevo, sia per quanto riguarda la carne, ma anche appunto le uova. I grani, chiaramente i cereali devono essere di natura integrale e sicuramente scegliere, ecco, anche qui dobbiamo porre molta attenzione sul tipo di frumento, di grano che andiamo a scegliere, quindi magari facciamo riferimento, non so, a dei grani antichi per esempio. Ogni regione ha il suo, in Puglia abbiamo il senatore Cappelli, in Abruzzo abbiamo il Saragolla, quindi sono come dire, farine che non hanno subito troppe modifiche genetiche, quindi anche qui dobbiamo stare molto attenti e sicuramente limitare la quantità di glutine che può avere un'azione pro-infiammatoria. Verdure e frutta. La frutta la possiamo anche utilizzare come spuntino, chiaramente olio di oliva, che come dicevo prima non è necessario centellinare l'olio d'oliva, ma è un buonissimo grasso antinfiammatorio e chiaramente è una vita attiva. La dieta deve essere anche antiestrogenica, perché chiaramente, come diceva prima il professor Baldi, gli estrogeni favoriscono questa patologia, quindi come possiamo andare ad agire a livello alimentare? In realtà proverò a spiegarmi in maniera estremamente semplice. Andiamo ad agire sull'aromatasi. L'aromatasi è un enzima, tra l'altro si sono osservate alte concentrazioni di questo enzima nelle cisti endometriosiche. E cosa fa questo enzima? In realtà fa una conversione di quelli che sono gli ormoni maschili in ormoni femminili, appunto gli estrogeni. Ci sono alcuni alimenti in natura che aiutano a rallentare questo enzima, l'attività di questo enzima e quindi di conseguenza a ridurre anche quelli che possono essere gli ormoni, gli estrogeni circolanti. Tra questi alimenti abbiamo alcuni, diciamo così, possiamo definirli forse principi attivi, possiamo definirli nutrienti. Tra questi abbiamo la luteolina, che possiamo trovare in alcune erbe aromatiche, rosmarino, timo, prezzemolo, tarassaco, la pigenina nel sedano, la curcumina nella curcuma, che ha una fortissima azione antinfiammatoria, quindi da utilizzare sicuramente anche dopo aver cucinato le nostre verdure, per mantecare la pasta, quindi è sicuramente una spezia molto utile in cucina. La crisina la troviamo in molte verdure e nel miele e chiaramente tutti quelli che sono gli antiossidanti che quindi ci vengono in aiuto e molto spesso questi principi attivi, diciamo questi nutrienti, li troviamo anche in moltissimi integratori e sicuramente il professore potrà dare poi qualche indicazione più nel dettaglio. Chiaramente una dieta affinché sia antiestrogenica deve essere anche una dieta disintossicante, quindi è molto importante che il nostro fegato funzioni alla perfezione perché questi estrogeni verranno eliminati attraverso il fegato. In molti casi può venirci in aiuto anche l'utilizzo di alcuni integratori come per esempio il cardomariano con la silimarina che contiene aiuta proprio a migliorare questa funzionalità epatica. Quindi affinché una dieta sia antiestrogenica deve essere anche disintossicante. Quindi fare attenzione a tutti quegli alimenti che troviamo al supermercato, cioè in realtà dovremmo fare un po' un passo indietro nel nostro processo evolutivo, perché diciamo come dire, la nostra rivoluzione industriale ha portato sulla nostra tavola molta praticità, ma al tempo stesso non ha pensato alla nostra salute.
Quindi all'interno di tutti questi alimenti troppo trattati, dove la catena alimentare è troppo lunga, alimenti processati, abbiamo all'interno anche degli additivi che possono, come dire, interagire con quelle che sono appunto non soltanto il nostro sistema endocrino, ma anche il nostro sistema immunitario, e quindi questo chiaramente non ci favorisce. Come dicevo appunto prima, la personalizzazione della dieta è estremamente importante proprio al fine di evitare il drop out, proprio nel gestire la frustrazione, perché come dire, è chiaro, quando incontro alcune pazienti mi dicono non solo devo come dire, sopportare questa patologia, devo anche, come dire, ridurre il piacere alimentare. Quindi è possibile con alcune strategie evitare di cronicizzare alimenti che magari non vengono in nostro aiuto. Quindi quale dieta? Una dieta che, come dicevo, mi aiuti a ridurre l'infiammazione, che porti a anche a una funzionalità intestinale ottimale, perché il fegato, la funzionalità chiaramente epatica dipende anche dalla funzionalità intestinale. Quindi disintossicare l'organismo, il bilanciamento ormonale, e sicuramente tutto questo ci porta a un miglioramento dello stato fisico e mentale, e quindi anche come dire, al miglioramento della sintomatologia. Ridurre sicuramente la carne rossa, ma questo è un criterio che è valido un po' per tutti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che possiamo mangiare 300 grammi di carne rossa a settimana. Ecco, magari possiamo anche mangiarne meno o mangiarla raramente in un mese, perché chiaramente ha un'azione proinfiammatoria. I latticini si sono visti avere anche questi un'azione, non solo un'azione proinfiammatoria, ma al tempo stesso inducono insulinoresistenza, e come sappiamo dobbiamo fare in modo che la nostra insulina resti stabile, quindi che non ci siano dei picchi per non avere poi un'azione infiammatoria. Il glutine. E molte volte, anche proprio nelle pazienti che incontro, mi parlano di una dieta agglutinata. Per quanto riguarda il glutine, non è necessario fare una dieta agglutinata, quindi senza glutine, chiaramente a meno che non si è celiaci. L'importante è scegliere la qualità del glutine e non assumerlo in maniera cronica all'interno della nostra giornata, quindi variare con i cereali e scegliendo appunto un glutine che non sia tossico, perché il glutine è tra quegli alimenti maggiormente modificati, anche perché durante la rivoluzione agricola, quando era richiesta maggiore approvvigionamento, sul glutine sono state indotte delle modifiche genetiche proprio per aumentarne la produttività. Si nanizzava il grano, in questo modo migliorava la resa del raccolto. Ma lì in quel caso era come dire un'esigenza a livello mondiale. Quindi l'importante è scegliere delle farine antiche, delle farine biologiche e quindi non andare in accumulo di glutine. E chiaramente ci sono tutta una serie di alimenti che è consigliato eliminare, come per esempio gli alcolici, appunto l'abbiamo detto, gli alimenti industriali, quindi che siano troppo trattati, troppo processati, i prodotti di origine animale d'allevamento appunto non controllato, la soia, le farine bianche, i grassi saturi in quanto proinfiammatori, chiaramente lo zucchero bianco e anche l'avena e la segale, che sono invece degli alimenti che non favoriscono la dieta antiestrogenica. Quindi qui ho riportato un semplice esempio di giornata che potrebbe essere caratterizzata, perché molte volte le pazienti mi dicono io non riesco a rinunciare al latte la mattina. Quindi possiamo magari pensare ad un latte di mandorla. Un'attenzione particolare è che andiamo a leggere negli ingredienti che non ci sia dello zucchero, perché diversamente poi non facciamo altro che non tenere sotto controllo la stimolazione insulinica. O delle tisane, magari con della radice di zenzero fresco che ha un'azione antinfiammatoria. Possiamo associare del pane integrale a lievitazione naturale, dove possiamo poi utilizzare per esempio semplicemente dell'olio o dell'avocado, un uovo, della marmellata per esempio. Gli spuntini a base di grassi mi consentono di mantenere più stabili, di darmi quella che è una calma zuccherina, visto che avrò davanti a me un'intera giornata. Quindi magari sicuramente le mandorle, le olive, il pinzimonio, ma anche l'avocado con la frutta fresca mi consente di mantenere una stimolazione insulinica tale da non stimolare troppo la fame ed avere quindi quella lucidità mentale che mi consente di affrontare il resto della giornata. Cioccolato fondente, almeno all'85%.
Facciamo attenzione però che questo cioccolato non contenga troppi zuccheri, quindi l'unico modo sarebbe di leggere le etichette, le tabelle nutrizionali. Per 100 grammi di prodotto i carboidrati totali non dovrebbero superare i 20 grammi, quindi in questo modo avrò una concentrazione di cioccolato corretto e quindi anche con un'azione antiossidante. Il pranzo consiglio quasi sempre di utilizzare delle proteine, che sia carne, pesce o uova, insieme a delle verdure accompagnata con pane o frutta, perché è il momento della giornata in cui ho bisogno di maggiori energie e le proteine hanno anche una digestione molto più lenta, quindi avrò sicuramente un'azione saziante per il resto della giornata. E la sera, che è il momento in cui devo iniziare ad allentare le tensioni e quindi prepararmi al sonno e al riposo, dei cereali integrali con delle verdure o del pesce, che è più facilmente digeribile rispetto alla carne, è sicuramente da preferire. Io sconsiglio generalmente una cena a base di carne, proprio perché la digestione è molto più complessa e quindi rischierebbe di inficiare la nostra qualità del sonno. Io vi ringrazio tanto, e questi sono i miei contatti. Grazie. Se avete bisogno di domande. Grazie mille per questo bellissimo intervento, sicuramente utile. Io ricordo, visto che tante domande ci stanno chiedendo un po' qualche dettaglio in più sugli alimenti, che all'interno del sito della Fondazione Italiana Endometriosi, www.endometriosi.it, nella sezione alimentazione, troverete anche una sottosezione dieta e cibi sì e cibi no, che possono essere sicuramente utili per cominciare a seguire con attenzione la dieta antinfiammatoria. È possibile scaricare un PDF, quindi insomma sicuramente è del materiale che potrà tornarvi utile in futuro. Io prima di lasciare la dottoressa... Vorrei intervenire un secondo, prima di tutto per ringraziare la dottoressa Cassano della bella relazione che ha prodotto, e poi vorrei dare anche qualche dato clinico, nel senso che i pazienti che hanno negli anni diciamo quantomeno seguito questo tipo di principi hanno avuto delle regressioni del dolore che variano dal 40 a oltre il 60%. Quindi si è dimostrata una reale efficacia sui pazienti di questo approccio, di questi consigli, di questo aiuto nutrizionale, associato a volte anche a degli integratori che, come ha detto già la dottoressa Cassano, contengono bene o male alcuni di quei principi attivi che sono stati individuati come principi favorenti verso la malattia. E poi volevo fare un'altra piccola osservazione. Siamo nella transizione ecologica, quindi tutti parlano di questa transizione ecologica, ma non è soltanto un fatto industriale, un fatto energetico, eccetera, deve diventare anche un fatto personale, cioè quello che ha detto la dottoressa Cassano, cioè questi prodotti lavorati industriali di tutti i tipi e di tutti i generi dovrebbero cominciare a scomparire dai nostri scaffali e dovremmo ritornare un pochino all'antico, cioè praticamente utilizzare prodotti di prima istanza, diciamo, senza i passaggi industriali, e sicuramente questo ci renderà anche più felici, perché chiaramente sapere di mangiare qualcosa che non ti sta facendo male, che non ti sta facendo danno, è sicuramente mangi meglio e quindi ti comporti meglio e stai meglio. Ecco, e si sente. Una sola domanda farei alla dottoressa e poi andiamo avanti, che già abbiamo un pochino di ritardo sulla tabella di marcia. Ci chiedono da Saganaki88 su Instagram, ci chiede: ha senso seguire una dieta antinfiammatoria se si è in menopausa forzata? Beh, la dieta antinfiammatoria è alla base del dimagrimento, di tutte le patologie di origine infiammatoria e di prevenzione, quindi diciamo che un corpo infiammato si ammala, non dimagrisce, assolutamente sì. Bene, allora io direi che poi continuiamo con le altre domande, che ce ne sono state veramente tantissime, magari nella sezione di Q&A finale, in modo che continuiamo con gli altri interventi. Ringraziamo la dottoressa Maria Cassano e ci vediamo tra poco. Va bene, tra poco. Sì. Eccoci. Allora,
Continuiamo, ho cambiato, sono in tanti posti contemporaneamente. Allora, il prossimo intervento sicuramente è un intervento importante per la Fondazione Italiana Endometriosi, perché parlare con le istituzioni per una fondazione, una realtà che si occupa di ricerca è sicuramente un tema importante, perché poi tanti aspetti della malattia riguardano anche poi la tutela delle donne stesse. Quindi oggi è un piacere avere alla seconda convention della Fondazione Italiana Endometriosi l'onorevole Veronica Giannone, segretario della Commissione bicamerale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e componente della Commissione di Giustizia. Ce l'abbiamo in collegamento e vediamo se tutto funziona correttamente. Eccoci. Salve onorevole, come va? Non sentiamo, purtroppo non sentiamo. Io riesco a sentirvi benissimo. Ecco, adesso Perfetto. sì. Ok, Ora sì. perfetto. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti insomma di parlare oggi insieme a lei. Se vuole, professore, aggiungere qualcosa, insomma... Sì, io vorrei ringraziare innanzitutto della sua disponibilità, e poi so che lei svolge un ruolo molto importante appunto in questa commissione e come tutti gli altri deputati anche alla Camera dei Deputati, e quindi spero che lei ci possa dare una piccola luce su delle iniziative, perché noi stiamo lavorando in continuazione su questa malattia e quindi ci farebbe piacere che ci fosse anche un minimo di attenzione anche da parte delle istituzioni, non solo per noi ma anche per le donne che subiscono, tra virgolette, questo tipo di malattia. Beh, io intanto vi ringrazio per l'invito e vi ringrazio soprattutto perché ho seguito gli ospiti che c'erano prima, il dottore, anche la dottoressa che si occupa principalmente anche della salute del corpo in questo caso, no? È stato molto interessante, ho preso tanti appunti a dir la verità. Per quanto riguarda invece tutto ciò che può essere d'aiuto anche da parte delle istituzioni o che comunque dovrebbe essere di interesse da parte delle istituzioni, noi, se si ricorda, Presidente, abbiamo già parlato tempo fa in un incontro ed effettivamente io rimasi molto sorpresa dal fatto che fossero così tante le donne con la patologia dell'endometriosi e soprattutto che per riuscire a diagnosticare questa malattia ci volessero così tanti anni. Quindi sicuramente l'interesse che deve esserci da parte delle istituzioni è quello di poter dare modo anche a voi che fate ricerca di arrivare a ridurre notevolmente quella che è la diagnosi per poter essere più incisivi, più d'aiuto e soprattutto per poter trovare il modo di aiutare tutte queste donne e di trovare una cura. Io ho fatto qualche ricerca in questi giorni proprio sulla questione legata anche a quelle che sono le leggi relative alla tutela delle donne per quanto riguarda comunque le problematiche del ciclo mestruale e soprattutto per l'endometriosi. E devo dire che purtroppo, seppur nel 2017 il governo ha approvato un decreto che ha inserito l'endometriosi all'interno dell'elenco A2, che è l'elenco appunto registri di patologie a rilevanza nazionale e regionale, dall'altra parte c'è da dire che oltre a essere riconosciuta l'endometriosi non ha sostanzialmente una tutela. Quindi il problema risulta essere comunque ancora lo stesso, cioè non c'è un aiuto sostanziale a queste donne ed è quasi come una sorta di discriminazione, se vogliamo dire la verità. Dopodiché sono andata a fare un po' di ricerche anche su quelle che possono essere delle proposte di legge
in aiuto a chi purtroppo rientra in questa fattispecie ho trovato delle proposte di legge anche della scorsa legislatura di alcune colleghe che sarebbe interessante prendere come spunto, quindi una sorta di partenza, perché in realtà sono delle proposte di legge che riguardano le donne che hanno delle sofferenze durante il ciclo mestruale, quindi dei dolori, non nello specifico riguardo all'endometriosi, però possono essere un punto di partenza sulle quali andare a lavorare per fare in modo che si possa trovare non so, una tutela maggiore nei loro riguardi. Possiamo parlare della questione, per esempio, non so, delle spese che devono sopportare queste donne per i trattamenti, per antidolorifici, per le ricerche appunto che si devono fare a livello medico per arrivare poi alla diagnosi. Ecco, già su questo potremmo per esempio valutare di discutere sempre con altri colleghi, con chi ha già magari fatto delle proposte in tal senso, iniziare magari a pensare non lo so, io pensavo ad esempio una riduzione o l'esenzione del ticket, potrebbe essere un'idea, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, piuttosto che altri tipi di tutele che magari possono invece andare nell'ambito lavorativo. Leggendo molti dati in questi giorni ho scoperto che sono tante le donne che purtroppo a causa dell'endometriosi si sono ritrovate a perdere anche il lavoro. Quindi anche Intervenire un questo. attimo, insomma, giusto per creare anche un po' di dibattito, secondo me potrebbe essere... Per fare un po' di Perché potrei dibattito. continuare. No, per carità, noi facemmo un convegno al Senato, nelle stanze del Senato, lì, nelle aule vicino al Senato, proprio su endometriosi e lavoro, anni fa, insomma. Fu stabilito che si perdono in Italia circa 33 milioni di giornate lavorative per questo problema, sulle donne che hanno questa malattia. E quindi il problema di queste donne, mi corregga se sbaglio, è quello che loro vorrebbero, si dovrebbe dare una tutela dei giorni di malattia, cioè la malattia non deve essere, deve essere esentata dal limite dei 180 giorni, no, attraverso i quali poi tu, se superi questo termine, puoi perdere il lavoro. E questo potrebbe essere un valido aiuto, cioè dire ti stai ammalando per questa malattia, ok, no, ti do la malattia ma non te la conteggio come malattia normale, la metto un po' a parte, un po' come si fa con altre malattie. Anche gli oncologici hanno questa, diciamo, facilitazione, chiamiamola. Ovviamente su malattie certificate con tutte le garanzie per lo Stato, quindi questo sarebbe una piccola cosa che si potrebbe fare. Onorevole, infatti volevo chiedere a tal proposito, ma diciamo, che cosa si sta facendo effettivamente per aumentare la tutela delle donne con endometriosi? Si sta facendo qualcosa, diciamo, ci sono qualche prospettiva nel breve, medio periodo per aumentare queste tutele, anche di cui sottolineava il professore adesso? Allora, no, dalle ricerche che ho fatto effettivamente io non ho trovato nulla di Quindi questo legato proprio sicuramente può essere un bel impegno che, insomma... no, no, assolutamente quello che io prima parlavo di questa proposta di legge, dalla quale partire, cioè dovrebbe essere presa come quella come altre, non è che ce ne sono diverse a dir la verità. Questa proposta di legge parla nello specifico, io lo leggo perché ho preso qualche nota, di un diritto a un congedo e quindi che andrebbe al di fuori di quello che appunto il Presidente prima specificava, un congedo mestruale. Però questa proposta di legge è più generica, non va a prendere nello specifico le donne affette da endometriosi. Quindi
mi ripeterò, ma un inizio, prendere questo come spunto per elaborare un piano più specifico per chi invece ha questa malattia, perché è invalidante. La differenza sta tutta lì, cioè il ciclo mestruale per tante donne è un problema. Io stessa, se posso permettermi di raccontare anche la mia esperienza personale, nel senso da donna, ci sono state delle volte in cui sono stata portata in ospedale per delle emorragie. Quindi so perfettamente quanto sia difficile molte volte per noi donne anche semplicemente andare al lavoro o anche alzarsi la mattina in determinati casi. Motivo per il quale se la si prende su un ambito generico è giusta la proposta di legge così come è stata scritta dalle mie colleghe nella scorsa legislatura, ma se vogliamo impegnarci realmente per essere ancora più d'aiuto a chi ha maggiori problematiche proprio dovute da questa patologia, da questa malattia che è invalidante, non si può dire assolutamente il contrario, allora dobbiamo magari ristrutturarla in modo tale da prevedere non un semplice congedo mestruale così come era previsto di un massimo di 3 giorni al mese per appunto donne con mestruazioni dolorose certificate e quant'altro, ma magari anche prevedere delle maggiori tutele per tutte le donne che invece hanno l'endometriosi. Anche perché, e poi giuro che concludo senza farvi perdere altro tempo, ho notato che ci sono diverse nazioni che negli anni hanno previsto un importante aiuto con congedo mestruale. Il problema è che non sono in Europa. Forse per la prima volta non siamo gli ultimi in Europa, però comunque non è una buona notizia, perché in Europa non c'è neanche uno Stato che ha una legge di tutela per donne che soffrono appunto a causa dell'endometriosi o comunque che per tutte le donne che hanno delle problematiche importanti e invalidanti legate al ciclo mestruale. A differenza invece di paesi come Vietnam, Corea del Sud, Taiwan e Cina, e addirittura il Giappone che ha riconosciuto il diritto al congedo mestruale con una legge approvata 70 anni fa. Ed infine lo Zambia nel 2015. Quindi diciamo che di spunti e di buoni esempi da prendere ne abbiamo. Bisogna mettersi all'opera per informare maggiormente il Parlamento di questa malattia, di come si può essere d'aiuto concretamente a queste donne e di tutto il percorso che possiamo intanto iniziare a fare, per poi arrivare, come diceva appunto il Presidente, anche, perché è importantissimo anche quello, aiutare ed investire di più nella ricerca, perché se riuscissimo effettivamente a diagnosticare prima questo tipo di malattia, aiuteremo veramente tantissime, tantissime donne e quindi di conseguenza tante altre cose andrebbero migliorando consecutivamente. No, sì, dico assolutamente sì, lei ha fatto una disamina molto chiara della situazione, vorrei solo dire che appunto poi bisogna manovrare molto attentamente questi congedi mestruali perché a livello lavorativo si potrebbe, se non ben strutturati, si potrebbe creare a livello lavorativo un handicap per il lavoratore donna, nel senso che il datore di lavoro comincerebbe, no, un pochino, già abbiamo una disoccupazione femminile in Italia che è al top, diciamo, quindi insomma va strutturato in un certo modo, perché sennò si rischia di fare il peggio. No, ma infatti per quello che dicevo, prendiamo spunto, ma va strutturata per bene e sicuramente professionisti che come voi nel campo ci lavorano da tanti anni, magari anche contattando altri professionisti più che altro, magari, non so, mi vengono in mente i giuslavoristi, persone che comunque conoscono anche bene la materia di legge in ambito lavorativo e si può strutturare una proposta di legge adeguata che non vada poi a penalizzare in altro senso, questo è ovvio assolutamente, non mi permetterei, conosco molto bene la situazione lavorativa e soprattutto della disoccupazione femminile in Italia che abbiamo visto anche nell'ultimo anno a causa dell'emergenza Covid è peggiorata notevolmente.
Io sono certo che questo discorso che abbiamo ripreso oggi dopo quell'incontro insomma, di qualche mese fa sia un discorso che inizi diciamo, oggi per diciamo, evolversi in maniera importante. Sono certo insomma, che insieme si potrebbe andare a costruire qualcosa di importante, ma credo soprattutto che possa essere anche importante ascoltare la voce della community della Fondazione Italiana Endometriosi che diciamo, abbiamo sempre messo al centro del nostro progetto, perché sicuramente tante richieste, tante anche specificità che nelle esigenze si possono ascoltare direttamente dalle persone. Abbiamo un canale che è sicuramente importante, sarebbe bello continuare questo discorso, portarlo avanti in maniera importante, aggiornando e rendendo partecipe appunto tutte quante le ragazze che in prima persona vivono questa problematica quotidianamente. Tommaso, se posso permettermi, la sua è assolutamente un'ottima osservazione, perché io sono convinta del fatto che comunque noi siamo dei rappresentanti, noi rappresentiamo i cittadini all'interno del Parlamento, delle istituzioni e in quanto tali è come portassimo la loro voce e quindi le problematiche di qualsiasi genere esse siano dovrebbero essere discusse con chi per primo le vive, perché se non possiamo, noi non possiamo conoscere tutto, cioè siamo persone normali, io sono una persona normalissima come tantissime altre, ma per poter effettivamente comprendere i problemi che vivono le donne con questa malattia, per me sarebbe veramente importante riuscire a parlare con loro, ad ascoltare loro, che possono essere poi le prime effettivamente a dare anche a me, ma così come a tutti i miei colleghi e le colleghe, degli spunti migliori per poter strutturare una legge fatta proprio su misura per chi vive questa condizione. Quindi io sono veramente a disposizione e spero che si possa fare magari un incontro, anche se momentaneamente in remoto, ci accontentiamo, però io sono veramente... Assolutamente. Questa è l'ultima... Poi un'ultima cosa, non dimentichiamoci la ricerca. Noi abbiamo un test di diagnosi precoce su saliva che potrebbe diagnosticare la malattia in 5 secondi e troviamo veramente delle grandi difficoltà a farci fare, cioè a industrializzare o a farci industrializzare il progetto. Quindi la ricerca è la cosa più importante in questa malattia che sta veramente indietro, ecco, questo bisogna dirlo. Bene, allora io ringrazio veramente l'onorevole per essere stata nostra ospite in questa conferenza e appunto oggi è diciamo, è un benvenuto all'interno della Fondazione per iniziare un percorso insieme che possa portare effettivamente a delle importanti tutele. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. Buona continuazione. Eccoci. Allora, adesso siamo pronti con il prossimo speaker che diciamo, intervisterò io per parlare un pochino più della parte di comunicazione. Adesso sarà un piacere insomma presentarla, magari farò fare prima un saluto veloce al professore per continuare poi a fare una chiacchierata su vari aspetti. È un piacere avere come ospite all'interno della seconda convention della Fondazione Italiana Endometriosi la dottoressa Elena Meli, giornalista professionista, collaboratore fisso di Corriere della Sera, biologa con un dottorato in farmacologia, dopo aver lavorato come ricercatrice all'Università di Firenze nel campo della terapia dell'ictus cerebrale, è passata al giornalismo. Collabora con Corriere della Sera, Salute, Io Donna, 7, Focus e Focus Extra e ha pubblicato alcuni libri, tra cui Febbre, per la collana Salute, Le frontiere della medicina, Corriere della Sera 2021. Benvenuta. Buongiorno a tutti, mi sentite? Grazie di essere con noi, benvenuta. Eccoci. Vorrei spendere 2 parole perché ci dovevamo vedere l'anno scorso. Esattamente. Siamo stati falcidiati dal Covid, però insomma ce l'abbiamo fatta anche se in modo virtuale quest'anno e mi fa piacere lei in qualità di giornalista professionista
ha un grossissimo potere, nel senso come strumento da utilizzare per aiutare queste ragazze con questa malattia, che è appunto la comunicazione. Quindi la comunicazione è un po', diciamo, è un plus, diciamo, per questa malattia, perché lei sa meglio di me che questa malattia viene sempre definita come una malattia dove sconosciuta, una malattia silenziosa, una malattia che nessuno conosce e via dicendo. Quindi chi meglio di voi potete aiutare questa comunità che ormai conta oltre 3 milioni di persone, quindi stiamo parlando di numeri solo in Italia impressionanti. E poi ho scoperto già l'anno scorso, insomma, con piacere, che lei ha anche una formazione appunto di biologa, eccetera, quindi voglio dire entra facilmente dentro l'ambito di queste tematiche. Quindi io la ringrazio per essere venuta, per essere stata con noi e già la ringrazio in anticipo per le sue parole. Grazie, grazie a lei. Bene, allora io lascio il professore un attimo a prendere una boccata d'aria, se insomma sarà ancora molto lunga, e io, diciamo, occupandomi in prima persona della parte di comunicazione, mi piaceva insomma fare un po' un'intervista insieme a lei per capire anche vari aspetti del mondo del giornalismo in relazione all'endometriosi. La prima domanda che io le volevo porre era: in qualità di giornalista, che ruolo pensa possa avere la comunicazione nella conoscenza di questa malattia? Quanto effettivamente la comunicazione può aiutare riprendendo anche i discorsi precedenti, per esempio a livello istituzionale, a livello di aumento dei fondi per la ricerca, che ruolo può avere? Ma infatti, come diceva anche il professore, insomma, parlarne è assolutamente fondamentale, perché solo parlandone si può in qualche modo aumentare la consapevolezza delle pazienti e non solo. Infatti, quello che secondo me è importante è far capire quanto la comunicazione abbia degli effetti positivi a livello diretto e indiretto, e mi spiego. Ci sono ovviamente le pazienti in prima persona, e le pazienti hanno bisogno di sapere qualcosa in merito alla loro patologia, hanno proprio anche delle domande pratiche, devono imparare a conoscerla, informarsi. E io mi sono anche guardata un po', cioè lo dice perfino la scienza, c'è uno studio australiano di qualche tempo fa in cui sono state intervistate tantissime donne. Ecco, allora, il 52% delle donne ha sentito parlare di endometriosi, le restanti 48% ne ha sentito parlare, ma poi se si va un attimo a scavare meglio, si scopre che per lo più hanno delle informazioni vaghe o comunque poco accurate. E però nell'ambito della stessa indagine, quello che è interessante è scoprire che l'89% vorrebbe maggiori informazioni, quindi a prescindere che qui si tratta di una popolazione generale di donne, quindi a prescindere che ne soffrano o meno, le donne vogliono sapere di che cosa stiamo parlando, che cos'è l'endometriosi, e dicono anche che se ne dovrebbe parlare a scuola, che se ne dovrebbe parlare alle teenager. Questo secondo me è un aspetto molto importante e interessante, perché comunque sia, spesso e volentieri capita di sentire storie di ragazze che già da adolescenti si trovano ad avere sintomi che sono compatibili con l'endometriosi, ma non conoscendo, non sapendo di che cosa si tratti, non ne sanno nemmeno, non li sanno spiegare, non li sanno capire, non li sanno comprendere. E un'altra cosa, e questa è l'informazione, diciamo, appunto diretta alla popolazione di interesse. Però c'è un effetto anche positivo indiretto dell'informazione in merito e della comunicazione sull'endometriosi. Perché? Perché sempre nell'ambito di questo stesso studio c'è il 78% delle donne che dice che dovrebbero essere informati anche i teenager maschi.
Ecco, allora, spesso e volentieri le donne con endometriosi hanno difficoltà a parlare della loro malattia anche quando è stata diagnosticata, perché trovano dall'altra parte l'ignoranza, proprio nel senso etimologico del termine. Le persone non sanno che cosa sia questa malattia e questo rende ancora più difficile parlarne. Per questo dico che la comunicazione ha vantaggi sia diretti che indiretti, perché li ha diretti su chi è in prima persona coinvolto dalla malattia e quindi deve sapere e capire di che si tratta e come affrontarla, ma ha anche vantaggi indiretti perché quanto più facciamo comunicazione e informazione ad ampio raggio, quindi per tutta la popolazione, uomini, ma la popolazione in senso lato, quanto più sarà semplice per le pazienti parlare del loro problema, parlare con il proprio partner e quindi metterlo a parte delle difficoltà che la malattia comporta, ma anche parlarne col medico, perché spesso e volentieri è difficile anche parlarne con il proprio medico, perché tanti medici, io leggo testimonianze di donne che si trovano a parlare con medici che non capiscono veramente il loro problema. Quindi ecco, quanto più se ne parla, tanto meglio è. Grazie, mi sembra Grazie, mi sembra assolutamente un po' di ritorno, ecco, adesso meglio. E la seconda, diciamo, continuando sempre su questo argomento che secondo me si allinea molto su quanto abbiamo detto, sicuramente la parte di informare non solo le donne, ma diciamo, andare ad una comunicazione più ad ampio spettro è qualcosa che è assolutamente molto molto importante. Ma lei pensa che i media italiani, quindi parliamo di giornali, riviste, pagine Facebook, Instagram, qualsiasi media intendo, cioè i media importanti italiani, stanno affrontando con la dovuta attenzione questa tematica? Ma credo non ce ne sia mai abbastanza forse di attenzione per questa come per molte altre situazioni e patologie in realtà, però ecco, devo dire che l'endometriosi forse più di altre sconta la difficoltà di comunicazione, anche credo per un bias, un pregiudizio in qualche modo, siccome il sintomo principale spesso e volentieri è il dolore al ciclo. Ecco che qui si instaurano secondo me tanti pregiudizi, no? Cioè comunque si banalizza il problema, il dolore, beh vabbè è così, tutte ne abbiamo, è normale e non si pensa che possa celare una vera malattia. Detto questo, se ne parla abbastanza, magari appunto a marzo, è il mese dell'endometriosi, ci siamo in mezzo, capita più spesso di trovare, io ho fatto un po' scandagliato le pubblicazioni generaliste, ecco sì, nei femminili sicuramente se ne parla, ma già per esempio su Corriere della Sera Salute se ne parla in maniera molto più sporadica, ecco, rispetto magari a quanto se ne parli su Io Donna. È anche ragionevole, però nell'ottica di quella comunicazione che dicevo più trasversale e anche più indiretta, forse sarebbe sicuramente opportuno parlarne di più. Ricordiamoci anche che è indispensabile parlarne bene, perché appunto nella mia breve ricerca per capire come si parla di endometriosi, ecco, mi sono imbattuta anche in così, episodi a dir poco agghiaccianti, nel senso che ho sentito la registrazione di un intervento in radio, di una nota su Brett di circa un annetto e mezzo fa, che sostanzialmente offendeva un'ascoltatrice che raccontava di non riuscire ad andare al lavoro nei giorni in cui aveva le mestruazioni perché soffriva di endometriosi e questo le creava veramente problemi molto difficili, impossibili da appunto tollerare per una giornata di lavoro normale. Ecco, devo dire che io sono rimasta colpita, ho sentito questa registrazione e la violenza dell'ignoranza con cui questa, tra l'altro, una soubrette, una donna, si è scagliata nei confronti dell'ascoltatrice, ecco, quella è proprio l'informazione che non dovrebbe essere fatta, che dovrebbe essere in qualche modo stigmatizzata, impedita in ogni modo. Quindi ecco, dobbiamo parlarne di più e sicuramente dobbiamo parlarne bene e meglio.
onor di cronaca, diciamo, questo fatto che lei sta citando, diciamo, diciamo, noi come fondazione per primi siamo stati a sollevare questa problematica, e a onor del vero dobbiamo dire anche che sono state fatte delle scuse ufficiali, quindi diciamo assolutamente è stato un fatto increscioso, ma ne succedono tanti. Infatti il tema secondo me a livello di comunicazione, per chi ha la responsabilità di parlare di tematiche relative soprattutto ai temi come della salute, ma non solo, credo che una cosa che un po' manca ultimamente su tutta la parte di media di specifici è un po' l'analisi delle fonti. Spesso non vengono citate correttamente le fonti da cui si prendono delle informazioni, e quindi si vanno a fare delle copia e incolla su internet, e il risultato è che poi diciamo, la comunicazione è fatta anche, spesso è sottile, quindi una parola può cambiare totalmente il senso di quello che si va a dire. Quindi secondo me servirebbe assolutamente aumentare un pochino l'attenzione in quello che si scrive, soprattutto se chi lo va a diciamo, la realtà che lo scrive è una realtà importante, che quindi ha un seguito importante. Il professore voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire che essendo una malattia di genere, ovviamente sconta il difetto di parità di genere che c'è in Italia, perché l'Italia è uno dei paesi che, a parte le chiacchiere, no? È uno dei paesi dove si sconta di più il difetto di parità di genere. E quindi chiaramente, essendo questa una malattia prettamente femminile, come dire, sta nel cantuccio, sta nel sottoscala, e bisogna tirarla fuori perché non è soltanto una battaglia per l'endometriosi, ma è anche una battaglia per la parità di genere. E questo è quello che ancora la classe, diciamo, i media o comunque la classe politica non riesce ancora a comprendere, o forse non vuole comprendere, ecco. Io volevo aggiungere un'altra... Che dici? Certo. Prego, dottoressa. Sì, no, dicevo giustissimo, sono assolutamente d'accordo e sono d'accordo anche col discorso della valutazione attenta delle fonti. Questo è molto importante e secondo me è importante per sottolineare nuovamente alle pazienti o comunque a chiunque che per informarsi in materia di salute, secondo me sarebbe sempre opportuno rivolgersi appunto al giornalismo professionale, professionista che si può trovare su testate specializzate o comunque con una certa, insomma, attenzione appunto alla deontologia della valutazione delle fonti. Cioè, secondo me, giornalista scientifico non può farlo chiunque, dovrebbe farlo chi sa maneggiare gli studi scientifici, sapere che cosa significano, insomma lo stiamo vedendo e purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle in maniera anche drammatica nell'ultimo anno, è stato detto tutto, il contrario di tutto sul Covid, insomma forse a volte bisogna tacere o sapere come parlare di determinate cose, quindi è assolutamente fondamentale affidarsi a un'informazione che sia qualificata, ecco. Io infatti le volevo chiedere poi, insomma, come ultima domanda, insomma, per chiudere questa discussione molto, molto interessante, secondo lei c'è ancora qualcosa che bisogna fare a livello di comunicazione per dare, diciamo, importanza a questa malattia? Non lo so, mi viene in mente anche per esempio delle rubriche settimanali su determinati magazine o giornali importanti, o diciamo, non lo so, diciamo, ci sta qualcosa che effettivamente potrebbe, diciamo, aiutare, perché la comunicazione poi, un aspetto importante di una malattia come l'endometriosi è il ritardo diagnostico, ne abbiamo parlato prima. Spesso gli stessi medici non conoscono fino in fondo la malattia, le stesse pazienti non conoscono, magari non associano determinate problematiche a diciamo, poi una possibile malattia. Quindi sicuramente la comunicazione può essere d'aiuto anche in questo aspetto qua, e ci sta quindi qualcosa che secondo lei le viene in mente che si possa ancora fare o che si dovrebbe fare in maniera più importante? Allora, il problema secondo me maggiore, come dicevo prima, è un po' la banalizzazione, no, del problema endometriosi, dei sintomi e anche appunto la difficoltà a intercettare le pazienti, proprio a ridurre questo ritardo di cui state parlando e che è reale, e quindi cercare in qualche modo di avere come target forse più di altri le giovani.
Quindi mi verrebbe da dire, allora intanto ovviamente più se ne parla e meglio è, perché chiaramente anche una ragazzina di 15 anni magari ha la mamma che di anni ne ha 50 e che legge Io Donna, legge un articolo sull'endometriosi e si fa due domande e porta la figlia dal ginecologo. Quindi sicuramente resta importante il promuovere la comunicazione e l'informazione, anche eventualmente sì, come no, con spazi fissi, cercare di trovare modi di collaborazione con testate che siano importanti e femminili soprattutto, perché sicuramente dall'altra parte troverete qualcuno che vi ascolta più che non magari altrove. Però ecco, io credo che sia importante intercettare le giovani e in questo senso, secondo me, forse, diciamo, dicendo forse qualcosa di diverso rispetto a quello che ho detto poc'anzi sul discorso delle fonti, in qualche modo del controllo delle fonti, del giornalismo in qualche modo ufficiale, ecco, secondo me qualcosa potrebbe essere fatto con il coinvolgimento di personalità, ragazze, chiamiamole influencer. Io odio questo mondo, odio il mondo dei social, però credo che possano aiutare a tirar fuori così dal buio certe problematiche, perché per esempio c'è Alexa Chung che è una modella famosissima, seguitissima su Instagram, ha parlato della sua endometriosi, ecco questo ha favorito tantissimo la presa di coscienza e io leggevo per esempio nei paesi di stampo anglosassone se ne parla molto di più, ci sono molte più celebrities che appunto parlano, fanno così tranquillamente discutono di questo loro problema. Emma Roberts, per esempio, ho visto che appunto ha avuto una figlia di recente e ha detto di avere l'endometriosi. Ecco, forse coinvolgere anche qui in Italia qualcuno che possa metterci la faccia in qualche modo potrebbe aiutare le ragazze a sentirsi meno sole, a capire un po' meglio quello che hanno. Invece, per quello che vedo, mi sembra che in Italia non sia così e che poche celebrità abbiano parlato di endometriosi. Sì, è assolutamente corretto. Giusto per chiudere questo discorso, l'ultima cosa che credo è che sicuramente, diciamo, prima parlavamo delle fonti e poi diciamo, dell'aspetto dei social. I social sono fondamentali per la diffusione. L'importante, secondo me, sarebbe sempre, diciamo, sottolineare il fatto che si sta facendo un tipo di informazione diciamo, di informazione di un certo tipo rispetto ad un'esperienza personale, non un'informazione scientifica. Quindi se questo venisse sottolineato mentre si parla di determinati argomenti e sottolineando il fatto che per informarsi correttamente bisogna poi andare ad accedere a delle fonti molto più autorevoli, questo andrebbe nella stessa direzione. Io penso che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e spero che continueremo a parlarne anche su altri canali dopo questa convention. Io la ringrazio per essere stata parte di questo importante evento oggi. Vorrei anch'io ringraziarla e soprattutto ho notato la sua professionalità nelle sue parole e anche, diciamo, la capacità di riuscire a focalizzare quei punti che erano, diciamo, un po' in ombra, ecco, sulla comunicazione, perché la comunicazione generalista che si affida, come dire, alla professionalità estemporanea dell'intervistato o del giornalista sicuramente non fa bene a questa malattia, dove ci sono da sconfiggere una serie di falsi miti, una serie di inesattezze e quindi vanno sconfitte con persone autorevoli che hanno la possibilità appunto di utilizzare la loro autorevolezza per raggiungere il risultato. Quindi io la ringrazio e spero che continuerà a stare con noi magari l'anno prossimo, non lo so, vorremmo tanto fare una convention di persona perché cambia tutto, purtroppo in questa maniera ci siamo dovuti un po' arrangiare, quindi la ringrazio. Grazie a voi, comunque insomma ci riusciremo. Sì, Grazie. Penso di sì, spero di Grazie. A Arrivederci. presto. E allora continuiamo la convention passando a un argomento, diciamo, molto
importante nella gestione di questa malattia, forse uno dei temi anche più affrontati all'interno della community nei post che quotidianamente approviamo all'interno del gruppo, è quello del, diciamo, parlare di psicologia ed endometriosi. È un mondo molto vasto. Oggi abbiamo l'onore di avere alla seconda convention della Fondazione Italiana Endometriosi la dottoressa Valentina Marcattili, nata a Teramo, vive a Roma, Milano, lavora tra Roma, Milano e Teramo, è psicologa e counselor in analisi transazionale e professional coach. Si è perfezionata nel diet coach ed è impegnata in ambito clinico in percorsi favorenti l'integrazione mente-corpo. Si occupa inoltre dello sviluppo di progetti orientati alla promozione del benessere psicofisico. È un piacere avere qui Valentina Marcattili. Prego, lascio. Buonasera a tutti. Sì, no, volevo solo dire che ringrazio Valentina di essere venuta oggi qui di persona proprio a svolgere questo suo compito. So che lei si è impegnata tanto nello studiare questo tipo di, come dire, di problematica che la malattia può dare anche a livello psicologico, introspettivo, mentale, di rapporti di coppia, quindi tutta quella parte della malattia che possiamo definire parte relazionale della malattia, e che lei l'ho pregata di cercare, nei limiti del possibile, visto che siamo non in diretta, cioè siamo in diretta ma non siamo di persona, di cercare di orientare la sua presentazione nel verso di dare diciamo, dei consigli anche alle persone che ci stanno seguendo, che possano in qualche modo aiutarli nel gestire al meglio questa problematica. Prego, grazie. Grazie professore. Buonasera a tutti, io sono molto contenta e anche molto emozionata di essere qui. Ringrazio il professore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di parlare oggi anche proprio degli aspetti psicologici legati con l'endometriosi, proprio in un'ottica integrata, quindi nell'ottica mente-corpo intesa come un'unità e non come due entità separate. L'endometriosi può essere considerata come una patologia fortemente enigmatica. Enigmatica e soprattutto le pazienti che soffrono di questa malattia spesso vivono una situazione di mancato riconoscimento nel loro stato di malattia e si sentono quindi non comprese, non capite, anche dalle persone più vicine. Come hanno detto molti degli speaker oggi qui presenti, il professor Baldi all'inizio, la dottoressa Cassano dopo, l'onorevole Giannone in remoto, e poi anche la dottoressa Elena Meli, la dimensione dell'incertezza è la dimensione che costantemente vive chi soffre di questa patologia. Un'incertezza legata anche al ritardo della diagnosi. Il professore diceva appunto che possono passare anche 10 anni prima che ci sia la diagnosi, e la diagnosi può non essere certa, così come non è certa la cura. Col professore ci siamo sentiti al telefono e appunto mi diceva di come anche la cura stessa dell'endometriosi spesso non è così lineare. Quindi possiamo dire che l'endometriosi colpisce dal punto di vista psicologico diversi aspetti della vita delle donne che ne soffrono. Prima di tutto gli aspetti individuali. Infatti queste donne spesso vivono una modifica della percezione di se stesse e della percezione di se stesse in relazione col proprio corpo. A questo poi spesso sono legati, diciamo, delle modifiche anche nei livelli di autostima. Oltre ovviamente sono inficiati gli aspetti relazionali, immagino appunto, parlavamo prima della vita di coppia, ma anche proprio aspetti legati alla vita sessuale di queste donne, e poi gli aspetti legati al mondo sociale e in particolare gli aspetti legati all'ambito lavorativo. Come dicevamo in remoto la dottoressa Meli, spesso ci sono problematiche anche legate al fatto che il dolore è così
altrettanto inficiante da impedire a queste donne di poter lavorare con la serenità che ognuno merita nel proprio contesto lavorativo. Quindi per parlare appunto degli aspetti psicologici ho deciso di partire dal concetto di salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattie o infermità. Quindi vediamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, definisce il benessere come uno stato. Che cosa significa uno stato? Uno stato è qualcosa di dinamico, è qualcosa di non costante, è qualcosa che può mutare nel tempo e quindi non è soltanto lo stato di salute, non è soltanto l'assenza della malattia. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che all'interno di uno stato di salute può talvolta inserirsi qualcos'altro e questo qualcos'altro è lo stato di malattia. Quindi appunto lo stato di salute è una situazione, è una condizione non costante, è una condizione dinamica. All'interno di questo stato di salute può talvolta sovrapporsi uno stato di malattia. Eric Berne, che è colui che ha fondato l'analisi transazionale, che è uno degli approcci nei quali mi sto specializzando, parla del fatto che ogni essere umano ha dei bisogni fondamentali. Tra questi bisogni fondamentali uno dei principali è proprio il diritto all'esistenza, il diritto di esistere. Il diritto di esistere può essere considerato come il diritto di accogliere ed essere accolti. Il diritto di esistere è quindi un elemento centrale dell'esistenza umana. Tuttavia l'esistenza umana è correlata anche da 3 elementi fondamentali. L'elemento della malattia, l'elemento della vecchiaia, perché tutti noi stiamo andando verso uno stato di avanzamento dell'età, e poi la morte. Quindi possiamo dire che l'essere umano è fondato, l'essere umano fonda la sua esistenza sul diritto stesso all'esistenza e all'interno di questo diritto all'esistenza può concedersi il diritto di ammalarsi. Che cosa vuol dire? Che può concedersi la possibilità di accogliere la presenza di uno stato di malattia e quindi creare dentro di sé uno spazio di accoglienza della malattia intesa in questo caso come una dimensione ontologica della realtà e quindi la dimensione della caducità della realtà. Il mio mentore spesso mi dice appunto che la realtà presenta le 3 C: complessità, caducità e caoticità, e quindi la caducità è un elemento, una dimensione della realtà, la realtà con la R grande. Quindi che cosa succede? Che abbiamo uno stato di salute, su questo stato di salute può talvolta insinuarsi uno stato di malattia. Ecco, nella mia pratica clinica spesso le pazienti mi dicono: dottoressa, ma perché proprio a me? Perché questa situazione sta succedendo a me? Perché io? Ecco, quando le pazienti mi parlano in questo modo, loro sono completamente identificate con la malattia, non c'è più la distinzione. La malattia è diventata totalizzante all'interno del proprio sé. La malattia è diventata io. Questa identificazione con la malattia è molto pericolosa perché può assorbire completamente l'energia dell'essere umano, che finisce quindi per dedicarsi completamente a una vita da ammalato, come se non avesse più opzioni nella propria esistenza. Considerare invece lo stato di malattia e quindi non la malattia come un elemento totalizzante ci permette di fare qualcosa di diverso, ci permette di riconoscere che nella nostra vita, sì è vero, qualcosa è mutato, magari è mutato il nostro corpo, è mutato il nostro organismo, stanno mutando le nostre relazioni, ma allo stesso tempo c'è la possibilità, concedendosi la possibilità di dialogare con lo stato di malattia che si vive, c'è la possibilità di evitare che la malattia saturi completamente lo spazio esistenziale dell'individuo.
Quindi in che modo possiamo parlarci? Possiamo dirci che sì, io sono la malattia, io sono anche la malattia, ma io non sono solo la malattia, io sono anche altro, io sono la mia energia, io sono le opzioni che ho ancora per agire sulla realtà, io sono le altre possibilità che ho di sviluppare spazi di godimento nella mia esistenza. Per accogliere lo stato di malattia ci vengono in aiuto le neuroscienze, quindi ci ho tenuto a mettere insieme anche qualcosa di scientifico proprio in virtù delle fonti, del discorso sulle fonti che faceva poc'anzi la dottoressa Meli. Le neuroscienze hanno, in particolare la neurobiologia interpersonale, ha sviluppato molti studi sul potere della mindfulness, della pratica della mindfulness. In particolare un neuroscienziato, Daniel Siegel, nei suoi scritti ha studiato questo costrutto e ne ha studiato anche gli effetti sul cervello. Che cos'è la mindfulness? La mindfulness è la consapevolezza dell'esperienza presente, accompagnata da accettazione. L'accettazione è ciò che ci permette poi nel tempo di sviluppare un elemento fondamentale per poter vivere diversamente lo stato di malattia, ossia la compassione. La compassione per se stessi e la compassione per il proprio stato, per il proprio presente, che è l'unico elemento della realtà nel quale noi abbiamo il potere di agire, solo sul presente. Il futuro dovrà ancora accadere, il passato è già passato, è già andato. Diventare consapevoli significa quindi riuscire ad osservare in che modo e dove si sta spostando la nostra mente momento per momento, e grazie proprio alla possibilità di sviluppare la capacità di spostare la nostra attenzione in modo cosciente, noi possiamo andare proprio a produrre nel tempo delle vere e proprie modificazioni strutturali sul cervello e in particolare su alcune aree, proprio perché funzione e struttura cerebrale si influenzano a vicenda, non sono separate. Quindi attraverso la pratica della mindfulness noi possiamo agire su delle zone del cervello deputate ad esempio alla regolazione emotiva, deputate alla gestione dello stress, deputate alla tolleranza al dolore, che è un elemento centrale per queste donne. E non parlo solo del dolore fisico, sulle quali comunque ci sono studi che dimostrano come il dolore riesce ad essere tollerato in maniera molto più delicata, molto più calma, ma anche proprio sul cosiddetto dolore mentale, cioè sul dolore che proviamo quando contattiamo quello spazio, diciamo, terribile di quando la realtà va diversamente da come parti di noi avevano immaginato che andasse. E quindi grazie appunto alla pratica della mindfulness noi possiamo regolare la nostra emotività. Siegel nei suoi testi cita un altro elemento, la finestra di tolleranza. Che cos'è la finestra di tolleranza? Ognuno di noi ha uno stato di attivazione di base definito arousal. Ecco, la finestra di tolleranza è quello spazio di attivazione nel quale sperimentiamo una sensazione di sicurezza, nel quale ci sentiamo al sicuro all'interno della nostra esistenza. Grazie alla mindfulness noi possiamo riuscire ad ampliare questo spazio e quindi riusciamo a diventare più capaci di tollerare il dolore mentale. Quindi, grazie veramente. Okay. No, Finisco. No, scusate, ho sentito un secondo. No. Scusate, C'è il interessante. Grazie professore, grazie mille. No, figurati Tommaso, non c'è problema. Il bello della diretta, dicevamo. Sì, esatto. Quindi come possiamo sviluppare un approccio differente a questa malattia? Prima di tutto accogliendo il diritto ad ammalarci, quindi il diritto ad accogliere lo spazio della malattia nella nostra esistenza. Poi il secondo elemento è quello di distinguere lo stato di malattia dalle potenzialità che restano nella nostra esistenza nella versione di noi modificati dallo stato di malattia. Quindi come dicevamo prima, sì, qualcosa è cambiato, ma possiamo comunque trovare spazi positivi nella versione di noi rinnovati e modificati dalla malattia. Ieri leggendo appunto sulla community
mi ha commosso molto l'intervento di una ragazza che diceva che grazie, cioè che nello sviluppo della malattia e nel corso della malattia era riuscita a realizzare qualcosa che le sembrava impossibile, era diventata architetto, aveva modificato completamente la sua esistenza e quindi questo mi ha commosso molto perché mi fa pensare a come anche nello stato di malattia ci sono delle potenzialità. E poi riuscire a cogliere l'intenzionalità positiva della malattia. La malattia permette la riconfigurazione di convinzioni e di idee su noi stessi, sugli altri, sul mondo e sulla realtà. E in questo modo noi riusciamo a elaborare la possibilità di una versione differente di noi e anche a elaborare tutte quelle emozioni che sono diciamo, parte della vita, quindi emozioni come la rabbia, emozioni come la paura, come la tristezza. Per chiudere questo, diciamo, il mio intervento ho scelto di utilizzare le parole di Fabrizio Benedetti, anche qui neurofisiologo dell'Università di Torino. Lui in un libro a cui tengo molto, che si chiama La speranza è un farmaco, ci parla del potere delle parole. Le parole innescano gli stessi meccanismi dei farmaci e in questo modo si trasformano da suoni e simboli astratti in vere e proprie armi che modificano il cervello e il corpo di chi soffre. Quindi io mi auguro che chi ci sta ascoltando, che le donne che ci stanno ascoltando possano, accogliendo in loro stesse lo stato di malattia, darsi il permesso di concedersi parole nuove di cambiamento, parole in grado di veicolare cambiamenti significativi nella loro esistenza. Per chiudere ho scelto appunto la bibliografia anche per citare le fonti, quindi Benedetti, Deflesen e Siegel. Grazie a tutti. Questi sono i miei contatti. Grazie a lei, dottoressa. Allora, insomma... Io vorrei fare un plauso alla dottoressa perché le cose che ha detto sono molto molto importanti, riguardano poi in realtà anche questa resilienza, no? La resilienza e il fatto che la resilienza ci fa anche cambiare per poter adottare la resilienza, quindi c'è un andata e ritorno di queste due situazioni e questo in questa malattia è fondamentale perché questa malattia tende a essere una malattia cronica e il fatto che sia cronica, che quindi questi cambiamenti non sono dei cambiamenti momentanei, ma devono durare a lungo, quindi devono essere introiettati dentro di noi, elaborati e quindi in parte anche risolti con questo tipo di diciamo, approccio. Quindi è un approccio molto interessante e spero che anche chi ci ascolta abbia compreso diciamo, appieno queste parole e ne tragga anche dei benefici. Quindi ringrazio ancora Valentina. Grazie a lei. Posso una domanda che diciamo, è stata posta veramente tante volte all'interno delle domande e potrebbe essere interessante un attimo affrontarla velocemente. Certo. Come consiglia di gestire i rapporti di coppia? Il rapporto di coppia è sicuramente uno dei temi più diciamo, affrontati all'interno delle domande perché sicuramente è molto delicato. Se ha qualche consiglio da... Certo, diciamo che il rapporto di coppia è di per sé anch'esso molto enigmatico, quindi è una realtà complessa perché l'altro in qualche modo ci spaventa in quanto altro, quindi in quanto diverso da noi. Quindi il mio consiglio è quello di sviluppare il più possibile tolleranza verso questa diversità, quindi tolleranza all'altro anche tramite il permesso di spogliarsi davanti agli altri, quindi di mostrarsi con le proprie fragilità e questo a volte è molto, molto più complesso di quello che si pensa, perché a nessuno di noi piace sentirsi fragili e quindi sentirsi spogliati delle proprie difficoltà. Sì, io vorrei fare un'altra domanda minima, scusa Tommaso, anche se andiamo fuori tempo. Quindi tu Valentina, a chi ci sta ascoltando, consigli di mostrare la malattia, consigli
di non vergognarsi di questa malattia? Cioè, cosa consigli? Come stavi dicendo tu, stava dicendo lei, professore, consiglio proprio di darsi la possibilità di mostrarsi in questo stato di malattia, perché la malattia è una condizione dell'esistenza, non c'è assolutamente nulla per cui vergognarsi del proprio stato di malattia. Anzi, il primo passo per poter agire verso una guarigione, verso una modifica del proprio stato di malattia è quello di riconoscerla, e quindi di riconoscerla con se stessi e anche con gli altri. Grazie. Grazie a mille. voi. Grazie professore. E continuiamo con diciamo, un intervento sicuramente molto caro alla Fondazione, che è quello della community stessa. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere 4 ragazze che fanno parte della community della Fondazione Italiana Endometriosi, per farci una chiacchierata con loro ed ascoltare un pochino le loro storie e capire un pochino più da vicino qualche diciamo, parere personale effettivamente da chi l'endometriosi la combatte ogni giorno sul proprio corpo. Quindi è un piacere avere con noi oggi ospiti alla seconda convention della Fondazione Italiana Endometriosi, Cristina De Angelis, Tecla Meloni, Francesca Magda Ghioldi e Giulia Sorrentino, che abbiamo in collegamento da casa. Speriamo che insomma, le connessioni vadano tutte quante bene. È un talk con un po' di persone, e quindi chiediamo alla regia insomma, di vedere di collegare tutte le ragazze. Insomma, spendo guarda, giusto 2 parole su ognuna, perché sicuramente è proprio anche giusto introdurle nel modo corretto. Cristina è stata diciamo, una delle veramente, forse la prima persona che si è iscritta all'interno della community della Fondazione Italiana Endometriosi. Dal giorno 0 ha fatto parte della community e ci ha aiutato veramente a costruirla, a moderarla, a gestirla, ha un ruolo molto importante. Tecla l'ho conosciuta da poco tempo, anche lei è stata veramente, ha portato tante idee, ha portato tante cose molto importanti, nonché poi cercheremo appunto di parlare, di discutere anche delle idee effettivamente che ha portato all'interno della Fondazione Italiana Endometriosi, coinvolgendo anche il suo partner. Francesca, che so che aveva qualche problema di linea, spero che l'abbiamo risolto, ci ha fatto ridere tantissime volte all'interno della community. Sembra che non abbiamo risolto il problema di linea con Francesca, vediamo se lo risolviamo nel corso dell'intervento, ma comunque ci tengo a sottolineare il fatto che ha sempre avuto un tono molto divertente, scrive molto bene e ha sempre scritto delle disavventure, di tutte le problematiche che si affrontano quotidianamente con il sorriso, e questo ha portato veramente tanto buon umore all'interno della community. E Giulia Sorrentino, che anche lei da poco ha ricevuto una diagnosi, quindi è una neo iscritta diciamo, all'interno della community, ma che sicuramente ha detto dal primo giorno in cui è uscita ha ricevuto la diagnosi che si sarebbe impegnata attivamente nel portare avanti e nel far conoscere questa malattia. Quindi io vedo intanto Tecla, sicuramente vedo Cristina e vedo anche Giulia. So che vabbè, il problema, vediamo se con Francesca riusciamo a risolvere. Ciao a tutte, come state? Ciao, ragazzi, tutto bene? Buongiorno. Benvenute. Buon pomeriggio. Avete seguito la convention? Sì. Complimenti. Bene. Grazie allora, dell'invito. vai Tommaso. Io allora pensavo di fare un po' di domande e di diciamo, passare la parola insomma una dopo l'altra alle ragazze. La prima domanda, che sicuramente è la domanda diciamo, introduttiva, che è fondamentale, è di raccontarci brevemente la propria storia. Io partirei da sinistra, partirei con Tecla, poi andrei con Cristina e Giulia. Insomma, prego Tecla.
Ok, ciao a tutti innanzitutto, sono Tecla e ho scoperto di avere l'endometriosi a 17 anni. Credo di avercela sempre avuta, non ricordo mai di aver avuto un ciclo normale, ho sempre avuto un ciclo molto doloroso, mi ricordo che mi svegliavo nel cuore della notte chiedendo a mia madre di salvarmi perché sarei morta probabilmente dai dolori. A 17 anni mi fanno una diagnosi, sono stata fortunata perché la diagnosi me l'hanno fatta immediatamente, ma probabilmente all'epoca, diciamo neanche se oggi se ne sa un po' di più, all'epoca se ne sapeva un po' di meno, mi diedero una pillola anticoncezionale da prendere ininterrottamente per 5 anni. Io all'epoca non capii neanche probabilmente la gravità della malattia. Presi la pillola, ogni tanto chiedevo se potevo interrompere, mi ha detto che assolutamente non era possibile. Nel 2015 mi operano, quasi d'urgenza, mi fanno sospendere la pillola, mi operano, mi asportano una parte dell'ovaio e diciamo così sembrava il problema attutito. Io però ancora ero assolutamente, credo, inconsapevole di quello che stava succedendo. Mi dicono soprattutto che potevo stare tranquilla, che sarei stata bene e che la malattia non sarebbe tornata. Invece si è ripresentata nonostante io avessi continuato a prendere la pillola anticoncezionale senza interruzione. Mi torna dopo 2 anni, vado in recidiva e capisco in quel momento che forse è il caso di cominciare a studiare, a capire effettivamente questa endometriosi che problemi, diciamo, qual era la gravità della situazione, anche perché io per anni ho avuto, come molte, gravissimi problemi intestinali. Io chiedevo al ginecologo sempre se c'era un nesso tra l'endometriosi e l'alimentazione perché ne ero convinta, perché il mio intestino assolutamente non funzionava. E mi veniva detto di no, che erano due cose che camminavano su due binari assolutamente distinti e che quindi non c'era. Arrivarono a farmi una colonoscopia, ma comunque non hanno capito io che cosa avessi. Quando sono andata in recidiva ho trovato la fondazione, ho trovato le linee guida sull'alimentazione, mi si è aperto un mondo che io avevo, diciamo, cercato per lungo tempo e che mi ha fatto rinascere in qualche modo, perché l'alimentazione mi ha aiutato tantissimo a stare meglio, a gestire l'infiammazione. Mi hanno messo in menopausa indotta dopo la seconda, quando sono andata in recidiva, poi a un certo punto, con l'aiuto anche di una nutrizionista, mi sono presa un po' una responsabilità contro il parere dei medici e ho lasciato la pillola, ho lasciato tutto e ho fatto dei mesi solo con l'alimentazione. L'endometriosi mi si è ridotta, sono stata molto meglio e sono riuscita a gestire la situazione solo con l'alimentazione. Adesso, proprio la settimana scorsa, sono stata al Negrar e al Negrar mi hanno detto che secondo loro devo ricominciare a prendere la mini pillola perché l'alimentazione non basta. Quindi diciamo adesso io ho una domanda forse per il professore e gli chiedo se secondo lui si può gestire l'endometriosi solo con l'alimentazione, chiaramente facendo attenzione, monitorando le aderenze, monitorando la situazione costantemente e forse con maggiore frequenza. Una domanda per lei, professore. Ecco. No, allora l'alimentazione aiuta i pazienti riducendo i sintomi, ma riducendo l'infiammazione, la malattia, la stessa endometriosi, produce, le cellule dell'endometriosi producono estrogeni localmente. Dove sono situate queste cellule? Localmente vengono prodotti estrogeni. La riduzione dell'infiammazione fa sì che questi estrogeni prodotti dalla malattia siano molto di meno, quindi meno estrogeni locali, meno produzione di estrogeni, meno crescita della malattia. Questo non vuol dire che però si guarisce con l'alimentazione, ma non si guarisce nemmeno con la mini pillola, non si guarisce nemmeno con la pillola, non si guarisce col progestinico, non si guarisce col Visan, non si guarisce perché non c'è una medicina che ti fa guarire. Quindi poi
se uno vuole associare altri farmaci lo può fare, per carità, però non è che con la minipillola si guarisce dall'endometriosi, quindi bisogna avere sempre un'informazione corretta. Ecco, la minipillola ti porta poi in menopausa con altri problemi, hai altri problemi dopo, quindi devi valutare, se non guarisci nemmeno con quella, devi valutare se ti conviene essere in menopausa. Non so quanti anni hai, penso sei molto giovane. Io ho 29 anni. Ecco, una donna di 29 anni... Diciamo gli effetti collaterali che mi hanno provocato... Una donna di 29 anni... Una donna di 29 anni non so quanto tempo riesce a stare in menopausa. È complicato. Io a un certo punto ho interrotto proprio per questo, però poi uno si affida anche al parere degli esperti. E se di fronte hai un esperto che ti dice, secondo me le aderenze aumenteranno se non cominci a assumere la minipillola, è complicato prendere una decisione. È come essere in menopausa. È chiaro che in menopausa la malattia funzionerà di meno. Non è proprio poi una menopausa quella della minipillola. Come ho spiegato prima, le cellule dell'endometrio, se prendi la minipillola, non crescono perché ti viene poi infatti la menopausa, non ti viene il ciclo, ma le cellule dell'endometriosi sono diverse dalle cellule che stanno nell'utero. Quindi uno pensa che non avendo il ciclo le cellule dell'endometriosi non stanno crescendo, ma invece sì, stanno crescendo, con meno sintomi, ma stanno crescendo. Grazie Tecla. Adesso ritorniamo dopo da te con un'altra domanda, passiamo la parola magari adesso vedo Giulia, vediamo in ordine, adesso abbiamo Giulia, quindi vado in ordine rispetto a quello che vedo. Giulia, ci vuoi raccontare un pochino la tua storia? Buonasera, è un piacere per me essere qui. In realtà io ho scoperto della mia malattia da pochissimo tempo, ma non appena ho fatto la risonanza magnetica... Mi hai scritto che hai preso degli occhiali apposta, non li vedo. Mi hai detto ho preso gli occhiali gialli apposta per la convention. Esatto, no, ho comprato degli occhiali gialli, io non ho mai messo nulla di giallo, ma credetemi, ho cominciato a colorare la mia vita di giallo, perché io ho preso questa patologia con tanto sollievo, perché finalmente ho avuto una spiegazione ai sintomi che mi avevano accompagnato per tantissimo tempo. Stanchezza cronica, svenimenti durante il ciclo, emorragie, dolori nei rapporti, forte nausea, problemi anch'io intestinali, e io definisco l'endometriosi ormai la mia certezza, che finalmente mi ha dato la possibilità paradossalmente di riprendere a vivere. E quello che io mi sono sentita di fare dal primo giorno, dal primo istante in cui ho saputo di soffrirne, è stato condividerlo. Ho sentito subito Tommaso e per me questo è importantissimo, perché parlarne e avere l'appoggio delle altre persone iscritte alla community o poter essere d'aiuto a tutte quelle persone che hanno un problema come l'endometriosi è fondamentale. È fondamentale, come diceva il Presidente prima, che ci sia una corretta informazione e una corretta attenzione da parte dei mass media, che secondo me è fin troppo bassa in questo momento. E spesso ho notato che c'è una grande, cioè si sottovaluta molto questa patologia. Uno dice no, soffro tantissimo per il ciclo, ma per me non è normale non riuscire ad alzarmi dal letto perché ho il ciclo. Non è normale dare di stomaco dai dolori, svenire dai dolori e avere tutta una serie di disturbi che sono veramente invalidanti. Quindi secondo me c'è ancora tanto da fare, voi state facendo veramente tanto. Io all'inizio non me ne sono accorta, purtroppo anche la mia diagnosi è arrivata tardi, grazie alla mia dottoressa adesso della struttura in cui sono riuscita ad arrivare a una quadra. E la mia è un'endometriosi al 4º stadio e sto parallelamente seguendo una dieta particolare, ma io sono già di mio celiaca e intollerante al lattosio, quindi comunque
diciamo a prescindere non li potrei mangiare, ma sto seguendo tutte le linee guida che precedentemente la dottoressa ha elencato e mi trovo benissimo, devo dire la verità. Quindi per me è stato un punto di svolta nella mia vita, non è stata una condanna, ma devo dire grazie a chi me l'ha diagnosticata, perché finalmente non mi sento pazza. Tutti appunto dicono che è una malattia invisibile, ma in realtà per me cioè, era terribile non sapere cosa avessi. Faceva parte della tua vita, ma non riuscivi a dare un nome. Esatto. Grazie, grazie. Passiamo a Cristina, se ti va di raccontare anche la tua di storia. Sì, io ho 42 anni e ho cominciato ad avere i primi dolori a 24 anni, per un fatto molto brutto che mi è capitato, ma precedentemente c'era qualcosa che non andava. Il mio ciclo non era stabile, era assente anche per qualche anno. Quindi la prima volta mi è venuto a 12 anni, poi è ricomparso ai 14, capitava una volta all'anno, 2 volte all'anno. Avevo fatto un'ecografia, era tutto normale, però avevo continui fastidi anche a livello batterico, vaginale. Però tutti dicevano che era normale e quindi non ho dato peso a questa cosa, fino che a 24 anni i dolori hanno preso la mia vita e io mi sono trovata a lottare contro qualcosa che non sapevo. La diagnosi me l'hanno data dopo 8 anni, quindi ho cominciato nel 2002 e diagnosi nel 2010. E sono stati gli anni più brutti della mia vita. Io andavo per medici, dottori, qualsiasi persona che mi potesse dare un aiuto, ma tutti mi dicevano che era legato allo stress, che ero io che facevo i capricci, che era una situazione che era normale e io mi lamentavo. Quindi alla fine diciamo, mi sono fatta mio questo pensiero credendo che fosse una mia situazione anche a livello emotivo o psicologico. Fino che nel 2008 un medico mi ha detto che poteva essere endometriosi. Sono andata in un centro dove mi hanno operato, ma non hanno fatto un granché, ma non avevano ancora capito niente, quindi hanno aperto e hanno chiuso e io ho girovagato ancora altri 2 anni con dei dolori impossibili. A livello lavorativo io mi vergognavo di telefonare al datore di lavoro, io sono un'insegnante, di dire che stavo male e anche al mio medico di famiglia perché mi diceva che non avevo niente, quindi una vergogna assoluta. Io pianificavo la mia vita in base al ciclo perché in giorni del ciclo non potevo andare al lavoro, non potevo fare gli esami all'università o non potevo prendere impegni importanti e la vita sociale era sempre legata al mio malessere, quindi ero un po' l'amica bizzarra che si inventava le scuse per non uscire, perché magari in quel momento io avevo un forte mal di pancia o, come hanno detto le altre ragazze, mal di testa, vomito, paralisi, avevo la parte sinistra del dolore, mi paralizzavo, quindi non riuscivo neanche a stare tranquilla. Fino a che nel 2010, quindi 8 anni di dolori, presa anche per, diciamo, esaurita, passatelo come termine, ho incontrato il professor Signorile, che finalmente mi ha aperto il mondo perché mi ha detto che era endometriosi e che diciamo, la situazione era abbastanza tosta perché gli anni di pillole e menopausa che mi hanno dato, io stavo sempre peggio, non stavo meglio, oppure di non diagnosi e quindi lasciata lì, mi avevano proprio ridotto in una situazione brutta. Adesso posso dire che sono 11 anni della mia nuova vita e seguo il protocollo della Fondazione Italiana Endometriosi e non prendo nessun tipo di medicinale tranne Endo Plus, che è l'integratore studiato dalla fondazione, e ringrazio il professore per la ricerca che fa
e anche l'ascolto che dà alle donne, perché veramente trovarsi un'equipe a 360 gradi che ti permette di essere sincera e di non nasconderti è veramente è un grande regalo, un grande dono. Grazie Cristina, grazie mille per il tuo bellissimo intervento. Beh, vedo che si è collegata anche Francesca. Ciao Francesca, ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Senti, siamo partiti chiedendo di raccontarci la vostra storia. Ti va di raccontarci anche la tua? Certo, allora la mia in realtà è stata una storia è un impatto traumatico perché fino a un certo punto della mia vita avevo un ciclo doloroso ma più o meno nella norma, credo, finché una mattina non mi sono svegliata e ho cominciato a sentire un dolore veramente incredibile, indescrivibile. Premetto che qualche anno avevo avuto un problema a un rene. Ho avuto la forza di andare in ospedale da sola, piena di tacchi a spillo. Quel dolore lì di quella mattina invece è stata una cosa talmente atroce che ho detto ok, c'è qualcosa che non va, sto per morire. Niente, sono venuti a prendermi in ambulanza, continuavano a dirmi che avevo un attacco di panico in corso, ma a me sembrava veramente molto strana questa cosa. E niente, alla fine è arrivato in ospedale e mi hanno confermato la diagnosi di endometriosi. Io conoscevo più o meno perché negli ultimi mesi avevo un ciclo che reputavo un po' troppo forte e cercando, insomma, tra le cose di Google non si deve fare, ma io mi sono volata, ho trovato endometriosi e continuarmi, speriamo che non è endometriosi, speriamo che non è endometriosi, è retrosi. Che fortuna. Però io oggi ti voglio chiedere una cosa, riparto da te per poi fare un giro, diciamo, nel verso opposto, no? Io vorrei chiederti che cosa consigli ad una ragazza che ha appena ricevuto una diagnosi? Cioè, nel senso, ok, l'impatto è stato traumatico, dopodiché inizia il momento della gestione della malattia e quindi, come diceva anche prima la dottoressa Valentina Marcattilli, la consapevolezza sicuramente è un primo passo importante per diciamo, superare, cioè, diciamo, per affrontare nel modo corretto l'endometriosi. Che consiglio daresti ad una ragazza che ha appena ricevuto una diagnosi di endometriosi? Guarda, in realtà mi è capitato di recente di dare un consiglio del genere a una ragazza che sospettava appunto di avere l'endometriosi. In realtà di consigli ce ne sono pochi perché finché non ti dentro è complicato, però una cosa mi sento di dirle, cioè quella di cercare di avere pazienza. Pazienza nel senso che devi partire dal presupposto purtroppo che all'inizio le persone non ti capiranno, che andrai da 1000 medici che continueranno a dirti non so che cos'hai, non so come curarti, eccetera. È saltato tutto? No. Vabbè. Dici. Ah, ci siamo? Mi Sì, vedete? Tu parla, non ti preoccupare. Io non vi vedo, ma vabbè, allora, dicevo, di avere pazienza perché molto spesso non ti senti capita e non ti sentirai capita probabilmente per tutto il corso della tua malattia, per cui è molto importante circondarsi da persone che sono predisposte anche a questo tipo di pazienza. Cercare di sorridere il più possibile, anche se a volte sembra veramente impossibile, cercare di prendere il lato leggero di questa malattia, perché anche se non sembra ne ha tanti, e io infatti ci gioco molto su questa cosa, come ben sai. Infatti lo sottolineavo prima mentre ancora stavi collegandoti di come la tua capacità di scrittura e di anche disegno sono parte di sorrisi importanti per la community. Vorrei fare la stessa domanda, quindi un consiglio che daresti, Cristina, a una ragazza che soffre che ha appena ricevuto una diagnosi di endometriosi? La prima cosa di non arrendersi. È una malattia e abbiamo diritto di essere curate, ascoltate e di affidarsi a centri specializzati dove si faccia ricerca, perché ancora non possiamo
sentire che l'endometriosi è causata dalla mestruazione retrograda, cioè questa cosa non è possibile ancora. La ricerca è andata avanti e dobbiamo essere aiutate. E poi io do sempre il consiglio di cominciare dalla dieta specifica. Io l'ho provato sulla mia pelle e ho cominciato a stare meglio. Piccoli sintomi come la nausea, il mal di testa erano passati. Diciamo che è stato il mio primo aiuto, anche grazie alla fondazione. Quindi Grazie. non arrendersi, affidarsi a medici che facciano ricerca e di urlare che siamo persone malate, nel senso che dobbiamo avere finalmente un riconoscimento e di essere curate. Grazie, grazie mille veramente. Giulia, a te, che consiglio daresti? Anche magari qualche consiglio su come convivere con l'endometriosi? Allora, guarda, io la prima cosa che consiglio veramente è di parlarne, come dicevano anche loro, di riderci su perché veramente ci sono tanti incidenti di percorso a causa di questa malattia. Però la cosa più importante, è far valere i nostri diritti, essere ascoltate e farci assolutamente riconoscere, perché tantissime persone mi hanno chiesto cos'è l'endometriosi e io credo che soffrendone una donna su 10 almeno non sia più possibile questa domanda. Dovrebbe essere una malattia che devono conoscere, cioè universalmente conosciuta e riconosciuta con tutti i nostri diritti. Dico di non vergognarsi e io la prima cosa che ho fatto è stata cercare appunto la community e veramente ringrazio voi per tutto il lavoro che fate e ringrazio il fatto che ci siate perché le prime linee guida che io ho trovato sull'alimentazione sono state un faro per me perché ho detto finalmente ho davanti a me un qualcosa di scritto da esperti che posso veramente seguire tutti i giorni, che mi può accompagnare e tutta la vostra attività quotidiana dietro le quinte per me è fondamentale. Avere un punto di riferimento e affidarsi a degli esperti, perché non bastano delle persone a caso, dobbiamo affidarci a delle persone appunto che sappiano di che cosa stiamo parlando, perché con l'endometriosi non si scherza. Io, per esempio, mi capita nei giorni in cui sono stanca di essere arrabbiata, di dire ma io perché non riesco a studiare, perché non riesco, non ho la forza di fare quello che per la testa mi passa di fare, tutto quello che vorrei fare. Non è che mi arrendo, ma so che il mio corpo biologicamente in quel momento non ce la fa e quindi lo devo lasciare in pace. Dobbiamo un po', secondo me, trovare quella via di mezzo, quel compromesso con il nostro corpo, dove a volte cede lui e a volte cediamo noi. Quindi parlare a tu per tu col nostro corpo e dire, bene, ieri te l'ho data vinta, oggi dammela vinta tu. Provare anche con la mente a pensare positivo. So che sembra stupido e quando me l'hanno detto dicevo cosa vuoi pensare positivo? No, dobbiamo pensare positivo e dire io ce la faccio. Comunque l'endometriosi va accettata, va accolta e una volta che si capisce che farà parte della nostra vita, che sarà un po' il nostro migliore amico, quello con cui litighi, quello con cui vai d'accordo, allora veramente secondo me riusciremo ad essere in pace con noi stessi e proseguire la terapia. Grazie Giulia, veramente bellissime, bellissime parole. Ma Grazie. continuiamo con Tecla. Aspetta, ma ce li vuoi far vedere questi occhiali che hai preso per la convention? Ce li hai Sì, lì? guardate, Possiamo mi chiedere alla hanno regia regalato. di rimetterci, di rifare uno zoom su Giulia perché mi ha mandato un messaggio, ho comprato gli occhiali per la convention e adesso li voglio... Guardate, io ho fatto la catenina con la scritta endometriosi Ok, e ho comprato degli occhiali gialli che non sono per niente da me. ok. Come vedete, occhiali Super gialli, rock, girasoli super dietro. rock. Super rock! Ho deciso di affrontarla così l'endometriosi. Io odio il Benissimo. giallo da oggi, cioè da quando l'ho scoperto amo il giallo. E quindi ho deciso di colorare la mia vita di giallo. Grande Giulia, grande, che veramente, grazie per queste belle parole. Passiamo la parola a Tecla. Grazie a voi. Grazie veramente. Tecla, di nuovo a te, un consiglio per una ragazza che ha appena ricevuto una diagnosi e qualche consiglio anche su come convivere con l'endometriosi. Allora, secondo me informarsi, soprattutto e sapere perfettamente a che cosa si va incontro, tanto come dicevano anche le altre prima,
non possiamo debellarla definitivamente, dobbiamo imparare a conviverci. Seguire l'alimentazione io è la prima cosa che consiglio oggi perché è stata quella che più mi ha aiutato, mi ha ridato la vita perché veramente lo stato infiammatorio era diventato invalidante con tutte le ripercussioni del caso che conosciamo perfettamente e anche la stanchezza è migliorata, è migliorato un po' tutto, quindi l'alimentazione per me è alla base. E soprattutto però anche imparare ad ascoltare il proprio corpo, perché ogni corpo reagisce in maniera diversa, perché solo capendo qual è la reazione del nostro corpo possiamo anche imparare a gestirla. Io ho fatto un po' un patto con la mia endometriosi. Io cerco di darle da mangiare cose buone, non farla incazzare, come si suol dire, non farla infiammare e lei, diciamo, mi dà tregua. Non arrendersi mai, questo è alla base sicuramente di tutto, affrontarla col sorriso, riderci su, perché tanto altrimenti non possiamo fare. Poi mi piacerebbe tanto che, diciamo, di recente ho avuto una discussione con delle donne che, conoscendo poco la malattia, qualcuno mi ha detto no, ma si può curare tranquillamente, io l'ho curata. Qualcun altro ha detto vabbè, ma l'importante poi, tanto il desiderio di ogni donna è avere un figlio e quindi l'importante è avere un figlio. Vorrei che non si dicesse questa cosa perché l'importante per tante di noi sarebbe avere una vita normale in cui non dover rinunciare a un bicchiere di vino piuttosto che a un rapporto sessuale normale. E non è sempre alla base della vita il desiderio di maternità, a volte è più importante avere il desiderio di avere una vita normale tutti i giorni nella quotidianità. Tecla, grazie, grazie veramente anche a te. Io ringrazio, ti chiedo a te di restare un secondo. Intanto ringrazio le altre ragazze per essere state con noi, per averci raccontato la loro storia. Anzi, forse l'ultima domanda che secondo me è importante, che ne avevamo pure parlato, diciamo, io con il professore questa mattina, ma vi siete mai vergognate di avere l'endometriosi nei confronti di altre persone? Partiamo da Cristina. Bella domanda. All'inizio, quando ho avuto la diagnosi, è stato difficile. È stato brutto, mi sono vergognata perché mi sentivo non una donna. Avevo qualcosa che mi avrebbe limitato sicuramente nei rapporti, in possibilità di avere figli. Era tutto molto incerto e quindi è brutto. Poi non sai cosa rispondere, quindi magari non ne parli. Poi ti fai forza, devi combattere, devi prendere le armi e iniziare la battaglia. Io dico sempre che l'endometriosi è la mia guerra. Io per il momento ho vinto la battaglia, la devo vincere tutti i giorni quando mi alzo e vado al lavoro. Sento le mie compagne di avventura che, diciamo, l'hanno presa con molta più serenità. Io invece sono molto arrabbiata con l'endometriosi. Mi ha letteralmente cambiato la vita e tutti i piani che avevo. Ho dovuto rimodulare, ricambiare, nascondermi, farmi vedere e mi sono vergognata. Adesso no, nel senso che affronto quello che ogni giorno c'è, con gli alti e bassi, forse anche l'età, sono più grande, quindi 18 anni di battaglia mi hanno fatto corazza, però ripenso ai primi dolori, agli occhi della gente quando mi hanno dato la diagnosi e che continuavo a fare visite. Sì, mi sono vergognata. Grazie Cristina, grazie mille. Giulia. No, mai, neanche per un secondo. Non mi sono mai vergognata di parlare di ciclo, mai vergognata di parlare dei miei problemi di salute, perché credo sia, devo dire grazie all'endometriosi,
perché mi sta dando la straordinaria possibilità di ascoltare tantissime persone e di vedere oltre quello che possono essere dei banali sintomi, dei banali dolori. Ho dato finalmente, come dicevo, un nome al mio stato di salute e devo dire grazie perché adesso tutti i giorni mi sveglio col desiderio che tutte le donne che magari non hanno le stesse possibilità, che magari non hanno anche le stesse possibilità di essere ascoltate, di essere comprese, possano trovare in me, in una comunità, in un'altra persona, la voglia e la possibilità di sfogarsi. Se mi è capitata l'endometriosi, non mi chiedo perché a me, perché tanto non troverei mai una risposta, ma dico grazie e trovo il modo migliore per sfruttarla, anche quando è difficile perché non è che posso sorridere sempre. Però grazie perché ho incontrato delle persone come voi, grazie perché siamo qui a condividere la malattia sorridendo e grazie perché stiamo dando voce senza saperlo a tante persone che prima di noi si sentivano incompresi. Grazie a te. Francesca. Ci siamo? Ma guarda, mi sentite? Sì. Ok. Non mi sono mai vergognata perché come ben sapete sono già rincoglionita di mio, quindi mi vergogno di altre cose, ma dell'endometriosi proprio no. Come l'altra ragazza posso dire di essere arrabbiata con questa malattia perché mi ha tolto tante cose, mi ha tolto un po' il diritto alla normalità su alcune cose, però me lo faccio rivenire. Si può trovare anche una normalità nella non normalità. Grazie, grazie mille. Tecla. Io non mi sono mai vergognata, mi sono imbarazzata qualche volta, perché soprattutto quando non c'era tutta questa informazione sull'endometriosi, l'interlocutore quasi sempre non riusciva a capire, come dicevamo prima, c'è un'ignoranza ancora oggi, figuriamoci prima. Quindi è difficile, è imbarazzante, viviamo comunque in un'epoca in cui parlare del ciclo mestruale non è ancora un tabù completamente debellato. Io sono incazzata come tutte le altre con l'endometriosi, non credo che sia un dono, non ringrazio tutti i giorni di avere l'endometriosi perché ho 29 anni, ma sono 15 anni che combatto l'endometriosi e sono stanca anche io. Mi piacerebbe non avere l'endometriosi e mi piacerebbe vivere una vita normale. Grazie. Grazie a tutte quante le ragazze, io vi saluto, vi salutiamo. Grazie della vostra partecipazione. E chiedo alla regia di lasciare Tecla all'interno dello studio e di far entrare il prossimo ospite. E se possiamo anche rimettere diciamo, un po' più in largo diciamo, la visuale, che mi piaceva l'idea di avere anche Tecla in schermo. Ah, ok, perfetto, stiamo preparando. Allora intanto che poi, eccoci, siamo... il prossimo speaker, insomma, mi piacerebbe prima raccontare un attimo la storia che ci sta dietro al prossimo speaker. Un giorno ho ricevuto, intanto, ciao Giovanni, prima ciao, di presentarti volevo raccontare... Piacere, non ci conosciamo, piacere. Salve professore, piacere mio, buonasera. Buonasera, io racconto prima un aneddoto prima di presentare effettivamente Giovanni. Mi è arrivata una mail un giorno da Tecla, io e Tecla non ci conoscevamo ancora, in cui mi raccontava insomma un pochino che appunto faceva parte della community e che il suo compagno era appunto File, è un cantautore e un compositore e che aveva deciso di scrivere una canzone per l'endometriosi. Una canzone che insomma sicuramente molto personale, molto importante e mi ha mandato una prima bozza di canzone ancora in fase diciamo embrionale, quindi alle prime cose. L'ho sentita e subito ho detto wow, è qualcosa di sicuramente importante, qualcosa di diverso a livello di comunicazione di cui abbiamo parlato prima, che è un modo diverso di comunicare un determinato problema. Forse è la prima volta in cui si comunica attraverso una canzone questo tipo di patologia. Quindi Tecla è la compagna di Giovanni Bloch, che presento appunto all'interno della seconda convention della Fondazione Italiana Endometriosi, laureato in composizione in musica applicata ai contesti multimediali al Conservatorio di Napoli,
Lavora da sempre tra la musica e il teatro come flautista, cantautore, compositore e direttore artistico. E quest'anno ha deciso di donare una canzone alla ricerca. Quindi io, prima di salutare Tecla, la volevo ringraziare per averci dato questa opportunità di conoscere Giovanni, e adesso passiamo la parola un po' a Giovanni. Ciao Tecla. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao Giovanni. Salve, ciao, buonasera. Io parto con una domanda subito, insomma, che penso che sia la prima domanda che viene spontanea a chiunque ascolta questa notizia. Perché hai scelto di scrivere una canzone affrontando un tema così delicato per te, per voi? Ma vedi, certe cose non si scelgono proprio, insomma, sono più che altro delle esigenze. Io mi occupo da anni di canzone d'autore, la canzone d'autore principalmente una volta si occupava di politica, in un tempo in cui insomma il mondo era più bello. Oggi un cantautore ha due possibilità, specialmente quelli di nicchia come me: o provi ad andare a fare il pagliaccio a Sanremo, o ti occupi di temi sociali importanti. Io sto cercando di indirizzarmi sulla seconda strada, appunto, e questo tema sociale importante, appunto, l'endometriosi, che va conosciuta. Io l'ho vissuto sulla mia pelle in quanto compagno di una donna affetta da endometriosi, lo vivo tutti i giorni, quindi è qualcosa che conosco profondamente bene, ascoltando tutte queste ragazze, donne che raccontano le loro storie. Insomma, l'unico movimento del mio corpo è quello di annuire, dire sì, è tutto vero, non c'è una cura. Più volte ho ascoltato il professore oggi dire che chiaramente non c'è una cura, la stiamo cercando, la dobbiamo trovare. Quindi cosa può fare un artista, un cantautore rispetto a un problema così grosso? Provare a raccontarla, e raccontarla nella maniera più chiara possibile, con la meravigliosa lingua che abbiamo, che è l'italiano, provare a usare le parole giuste per raccontare quanto possa essere anche crudele questa malattia, e spiegarla alle persone con la speranza che questa piccola, passami il termine, questa piccola opera giri tra le persone e racconti questa cosa per bene. Io, Giovanni, ti ringrazio per questo dono che tu hai voluto fare alla ricerca. Io quando l'ho ascoltata sicuramente è una canzone molto forte, ma che poi ha un messaggio molto bello anche nella parte finale. Io però, prima di continuare a farti delle domande, secondo me io chiederei alla regia di... Aspetta, vorrei fare una No, direi di mandare il video, di far vedere la canzone. Dopo vediamo il video, un attimo. Certo. Volevo innanzitutto ringraziare, perché lui è ovviamente un uomo, quindi che un uomo faccia una canzone per l'endometriosi, che è una malattia femminile, diciamo, è già un'eccezione, perché voglio dire, magari ci saremmo aspettati un gesto del genere da una donna. Ci sono anche le donne cantanti e compositori, quindi questo già è un plauso per lui. E poi non ha fatto solo una canzone per la ricerca, ma ha fatto una canzone per le donne malate di endometriosi, perché ovviamente la ricerca serve a loro, quindi giustamente è un dono che fa anche a tutte le donne affette. Prego regia, possiamo mandare il video. La mia ragazza va al lavoro in centro, insieme a un mostro nero e silenzioso, che passa il tempo a scavarle dentro, e non c'è un giorno che le dia riposo. Lei intanto fa come se niente fosse, perché sostanzialmente non c'è cura. Con lei provo a mangiare senza sale, ma sta 5 giorni bene e 4 mesi male. E quando poi si parla del futuro, un figlio è quasi sempre l'argomento che la costringe con le spalle al muro, perché c'è il mostro che le scava dentro e dice che si sente un fiore vuoto, e dice che non riesce più a fermare il morso del cannibale che ha dentro,
che vive qui da noi, lo porto pure al mare. E al ristorante prende l'insalata, perché non può mangiare quasi niente. Io bevo birra e lei l'acqua gassata, il vino può guardarlo solamente, lo stomaco le brucia dalla bocca, le fa male la testa fino al piede, per colpa del dolore non mi tocca, per colpa del dolore la notte non mi vede. Va al lavoro in centro, insieme a un mostro nero e silenzioso, e questa sfida grande adesso è anche la mia. Io sto con la mia donna e sto con la mia donna e così sì. Grazie, veramente un'emozione. Certo, emozionante, bellissima, complimenti. Grazie a te Tommaso, grazie professore. Bellissima, complimenti. Io vorrei fare una domanda, Giovanni, cosa consigli diciamo ai milioni di fidanzati di donne con l'endometriosi? Se potessi dare un consiglio, ecco, di come affrontare questo problema. Il mio consiglio è puntare tutto rispetto alla progettualità. Ecco, il rapporto, la progettualità in un rapporto di complesso come quello con una donna con l'endometriosi, la progettualità è un po' come l'acqua rispetto allo scoglio, in qualche modo la supera mettendosi in tutte le fessure, ecco, riesce a superarla nonostante questo enorme scoglio. Allora puntate sulla progettualità, quali sono le cose che vi piace fare insieme, quali sono le cose che vorreste costruire insieme, come immaginate il futuro, tutto sta lì. La vera soluzione per una coppia è lì, è sull'immaginarsi insieme un futuro. E lo scoglio, di fronte poi a questa positività della progettualità, diventa soltanto un sassolino inondato da un oceano che poi potremmo immaginare come quello che Dante appunto risolveva tutto come l'amore. Bene. Veramente Grazie. Io sono molto contento. Grazie. Io ti dico che sicuramente in queste prossime settimane sarebbe bello trovare degli altri momenti per parlare insieme. Io volevo informare tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento che fra 3 minuti esatti, quindi dalle 17:30, la canzone appunto di Giovanni Bloch sarà disponibile. La canzone di Giovanni Bloch per la ricerca sull'endometriosi sarà disponibile su tutti quanti i canali, quindi su Facebook, sulla nostra pagina Fondazione Italiana Endometriosi e anche su YouTube. Quindi posso rubare solo un secondo, Tommaso? Certo. Volevo ringraziare le persone che hanno lavorato con me, perché come vedi il videoclip che è stato prodotto ha visto lavorare un team creativo davvero di grande talento, e tutti quanti si sono messi in gioco con me in questa operazione
ovviamente tutti a titolo gratuito, e sono stati tutti felici di farlo perché hanno supportato l'idea, e sono Giuseppe Pasciano, Roberto Trenca, Marco Coppola, Peppe Boccia, gli attori del video Chiara Celotto e Alessio Sica. All'interno del video ci sono anche io con la fisarmonica, mi hanno messo in un angolo lì perché appunto gli attori erano troppo belli, quindi ho detto no, tu fai quello appoggiato al muro. E grazie ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questa cosa. Speriamo che questo video venga condiviso quanto più possibile, perché questa piccola spiegazione arrivi in quante più case possibili, così non si domandi più che cos'è l'endometriosi, una roba che si deve sapere, si deve conoscere. Quindi un fiore nuovo su YouTube e Facebook, disponibile dalle 17:30, quindi fra pochissimi minuti aiutateci a condividerla, e che sicuramente è un nuovo mezzo di comunicazione. Grazie veramente Giovanni. Grazie di cuore a voi, anche arrivederci. ai tuoi collaboratori, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Continuiamo. Diciamo è ancora... Siamo in ritardo. Siamo un po' in ritardo, ma si continua con il programma. Sì, adesso è un momento di domande e risposte, quindi abbiamo dove stavo prima io, quindi nella postazione sul divanetto, abbiamo i relatori che hanno parlato durante la conferenza e il professor Signorile, e cerchiamo di prendo il cellulare, apro Instagram e vediamo un pochino di domande che possono essere fatte a tutti quanti i relatori. Ecco, intanto magari vuoi aggiungere qualcosa, insomma... Sì, diciamo, mi sembra che siamo stati abbastanza esaurienti per tutti gli argomenti che abbiamo trattato, e adesso siamo più o meno quasi in chiusura, quindi dobbiamo ascoltare le altre ragazze che sono in collegamento, e quindi facciamo questo. Bene, queste allora domande. la prima domanda è, viene posta alla dottoressa Marcattili e viene richiesto se ci può essere una correlazione fra degli stati d'ansia frequenti e l'endometriosi. Non esiste una correlazione diretta rispetto all'apparato allo sviluppo dell'apparato psichico. Esiste una correlazione nel momento in cui la persona non è in grado di elaborare la presenza dell'endometriosi all'interno della sua esistenza, quindi quel concetto appunto di stato di malattia all'interno della propria esistenza. Lì ovviamente, aderendo a delle convinzioni disfunzionali, è più facile generare stati ansiosi. Grazie mille. La seconda domanda invece viene posta alla dottoressa Cassano, sempre invece naturalmente parlando di alimentazione, e viene richiesto, si può ogni tanto sgarrare dalla dieta, oppure bisogna essere veramente ligi fino alla fine? Spesso viene chiesto, magari se esco in un'occasione posso bermi un bicchiere di vino, oppure prendere... è fondamentale la dieta, come però gestirla nella quotidianità, magari con... Prego. Assolutamente sì, bisogna darsi il permesso di sgarrare. Anzi, molte volte consiglio proprio una programmazione dello sgarro, perché come dire, è necessaria la flessibilità, nel senso che se poi resto troppo rigida sul mio piano alimentare sarà molto più complesso da gestire nel medio-lungo periodo, quindi assolutamente bisogna darsi lo spazio per concedersi degli alimenti che non faranno male in acuto, ma diventano un problema se tutti i giorni o in maniera cronica assumo quegli alimenti, banalmente la pizza o i dolci, che quindi possono creare infiammazione. Quindi in acuto assolutamente sì. Grazie. Al professor Baldi, come vede la ricerca fra 5 anni? Secondo lei dove effettivamente si può arrivare nel giro di un periodo temporale non troppo lungo, ma ben definito? Secondo lei quali possono essere effettivamente delle scoperte che si possono raggiungere a livello internazionale, naturalmente? Fermo restando che, come è stato ripetuto più volte, è fondamentale l'investimento. L'investimento in ricerca è fondamentale ed è ancora troppo carente. L'ideale sarebbe riuscire ad arrivare ad avere una possibilità di diagnosi sicura in tempi brevi, una possibilità di mappare
la malattia in vivo sul corpo della paziente e possibilmente riuscire a individuare alcuni di quei meccanismi molecolari che sono proprio insiti nella cellula endometriosica necessari per la cellula endometriosica per sopravvivere e per cercare di targettarli in qualche maniera. Questo è un po' più complicato. Le prime due tappe forse potremo anche riuscirci in questo tempo. Grazie. Professore, invece chiedono a lei, ma l'endometriosi è una malattia autoimmune? Sì o no? È una domanda che viene posta molto spesso. No, l'endometriosi non è una malattia autoimmune, l'endometriosi sono cellule che sono depositate fuori posto. Poi queste cellule depositate fuori posto, funzionando e crescendo, innescano una reazione di tipo infiammatorio, quindi coinvolgono l'apparato immunitario, come sempre nell'infiammazione, e possono in certi casi indurre proprio per un'overfunzione dell'apparato immunitario, possono indurre la comparsa di malattie autoimmuni, ma l'endometriosi di per sé non è una malattia autoimmune. Grazie, grazie. Torniamo, la prossima invece è sempre alla dottoressa Cassano, che invece chiedono di magari approfondire un pochino il discorso relativo alla soia ed endometriosi. È una cosa, insomma, c'è un po' di dibattito intorno, sebbene fosse una delle prime cose, una delle prime certezze, insomma, no, soia no, poi qualcuno di soia sì, diciamo, quindi... Ma parlando appunto di estrogeni, come dice sempre il professor Signorile, insomma, alti livelli di estrogeni favoriscono la malattia dell'endometriosi. Ed essendo la soia un fitoestrogeno, è chiaro che forse è il primo alimento che devo eliminare, cioè, nel senso che credo che ci siano pochi dibattiti a riguardo e a maggior ragione se compriamo delle galline che si cibano di soia, anche in quel caso bisogna porre attenzione. Quindi assolutamente la mia è una conferma all'esclusione della soia. Mi chiedono, professore, forse lei può rispondere nel modo più corretto, in che età, diciamo, effettivamente, c'è già una bambina si può riscontrare endometriosi? Allora, nella fase prepuberale, quando gli ormoni non sono ancora attivi, ci può essere un soggetto che ha le cellule fuori posto, ma queste cellule non stanno funzionando, non stanno agendo, non si stanno moltiplicando. Si cominciano a moltiplicare, quindi ci può essere una bambina che ha queste cellule fuori posto, ma in maniera silente, senza nessun segno, senza nessun sintomo. Poi invece nella fase puberale o prepuberale, quando comincia l'attività ormonale, possono cominciare a svilupparsi queste cellule e a creare i primi sintomi della malattia. Grazie. Sempre alla dottoressa Marcattili, in maniera molto pratica ci chiedono come affrontare con il proprio datore di lavoro, secondo lei, se c'ha qualche consiglio, magari il condividere appunto la problematica dell'endometriosi, in che modo, anche proprio in maniera pratica ci chiedono. L'assertività, nel senso, prima di tutto ricordarsi che la patologia, la malattia è una situazione possibile e quindi diciamo, coinvolgere, cioè esprimere al proprio capo anche le problematiche legate alla presenza dell'endometriosi in maniera diretta e onesta, da adulto a adulto si direbbe in analisi transazionale. Quindi diciamo, è facile attivare altri stati dell'io, quindi magari appunto, come dicevano delle ragazze, avere sensazioni di vergogna e imbarazzo. Mentre si sente l'imbarazzo e mentre si sente la vergogna si può comunque essere assertivi e quindi far presente quanto l'endometriosi sia poi inficiante anche sul posto di lavoro e quindi esporsi con il proprio capo. Assertività, direi. Grazie. L'ultima domanda invece per il professor Baldi, ci chiedono se la Fondazione ha mai collaborato con realtà internazionali, se è in previsione, se ci sono dei partner di ricerca con cui si vuole portare avanti qualche tipo di ricerca e se sì, quali. Uno dei nostri punti di forza è stato proprio quello di collaborare con diversi centri nazionali e internazionali. Tutti i dati che ho presentato sono stati sviluppati in collaborazione con importanti centri italiani ma anche internazionali. La ricerca è fatta di collaborazione, non esiste più il ricercatore singolo che si mette con una lampadina da solo e spensa, insomma, quindi è ovvio questo.
Bene, io direi che possiamo andare avanti e ringraziamo i nostri speaker, i nostri ospiti, siete stati sicuramente molto importanti per chi ci ha ascoltato. Grazie mille e andiamo avanti. Penso che forse per iniziare il prossimo discorso sia più corretto che forse inizia lei, professore, parlando un po' del 5 per 1000 e di che cos'è effettivamente come le persone che ci stanno ascoltando possono contribuire a portare avanti la ricerca. La Fondazione ovviamente è un ente che vive di donazioni, quindi come tutti gli enti no profit vive di donazioni, quindi il 5 per 1000 per noi è uno strumento molto importante per poter ottenere quei fondi necessari alla sopravvivenza dell'ente, a fare tutte le attività che l'ente fa e soprattutto a fare la ricerca scientifica. Ovviamente già siamo, come dire, abbastanza in grado di fare le cose con dei costi minimali, però ovviamente è importantissimo per sopravvivere e per fare le attività queste e quelle future che vogliamo sempre più implementare, avere il sostegno di chi dona e avere anche il sostegno del 5 per 1000 che, come ricordo, è una donazione a costo zero e che quindi chi è motivato a sostenere la ricerca in questa malattia, insomma, dovrebbe senza dubbio donare. Ricordiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando che come funziona il 5 per 1000 in fase di dichiarazione dei redditi. In dichiarazione dei redditi bisogna barrare nel riquadro appunto apposito che è in un foglio della dichiarazione dei redditi, appunto donazione del 5 per 1000, però mi raccomando barrare la casella che dice ricerca scientifica, perché l'ente è un ente di ricerca scientifica iscritto all'anagrafe delle ricerche presso il Ministero delle Ricerche. Quindi se chiedo alla regia se ci può inserire un attimo il banner sottostante, quindi barrare appunto il riquadro ricerca scientifica ed inserire il codice fiscale della Fondazione Italiana Endometriosi. Esatto. Ulteriori dettagli li potete trovare all'interno del sito www.5 per 1000 scritto MILLE.endometriosi.it. Adesso volevamo ancora dedicare un minuto a condividere con voi l'idea della campagna per il prossimo anno, per quest'anno, che parte appunto da oggi della Fondazione Italiana Endometriosi. Quest'anno abbiamo voluto, la campagna sarà strutturata su tanti visual diversi, insomma con tanti messaggi diversi, ma sicuramente quello che abbiamo voluto sottolineare perché donare il proprio 5 per 1000 alla Fondazione Italiana Endometriosi, per dire basta, per dire fine, per mettere effettivamente una parola, per aiutarci ad aiutare tutte quante le persone che si scontrano con l'endometriosi a dire la parola end. Quindi abbiamo voluto sottolineare la parte appunto, la parte stessa della parola, quindi end, e sbarrare tutta l'altra parte. Quindi solo con la ricerca possiamo mettere veramente la parola fine. Abbiamo lavorato su dei visual diversi, in realtà i visual che vedete oggi sono parte della campagna, che poi avrà anche altri connotati, non solo fotografici ma anche illustrativi e anche fotografici. Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questa campagna e siamo assolutamente certi che avremo il supporto di tutti quanti voi, perché sicuramente non solamente delle donne. Certo. Quindi insieme per dire end, fine, stop, aiutateci attraverso la donazione del 5 per 1000 alla ricerca per l'endometriosi, donandola alla Fondazione Italiana Endometriosi. Quindi io penso che siamo effettivamente arrivati alla fine di questa conferenza e lascerei i saluti istituzionali al professore, che è stato naturalmente presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, nonché organizzatore di questa conferenza, che ha voluto tantissimo strutturandola in questo modo. Prego. Sì, io ringrazio innanzitutto tutti gli iscritti, abbiamo avuto un successo enorme con un numero gigantesco di iscritti.
siamo arrivati, mi sembra, Tommaso, 5.000 iscrizioni. 5.000 iscrizioni che hanno seguito questa convention. Sono fortemente dispiaciuto per il fatto che non abbiamo potuto organizzare la convention di persona, perché ovviamente sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ci siamo dovuti adattare, come del resto anche voi vi siete adattati con le connessioni, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto il nostro appuntamento e che rinnoviamo anche per l'anno prossimo. Tutti gli anni faremo la convention cercando di avere sempre più persone e di stimolare anche le istituzioni ad attenzionare questo tipo di malattia. Quindi noi siamo estremamente contenti di come è andata appunto la convention, penso che siate rimasti abbastanza soddisfatti di tutto il nostro impegno e quindi vi ringraziamo, vi ricordiamo di nuovo di fare le donazioni qualora voleste e vi faccio un in bocca al lupo e ci vediamo sicuramente l'anno prossimo. Grazie. Iscrivetevi alla community se ancora non ne fate parte. Ciao a tutti. Arrivederci.